Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti al mensile del mese di settembre che ovviamente esce, perché ve ne rendete conto, esce un po' più tardi di quanto diciamo rispetto al giorno in cui dovrebbe uscire un mensile, perché questo è un po' un mese di rodaggio in quanto sto interrompendo, ritorno adesso dalla pausa estiva che avevo preventivato fosse un po' più lunga, però insomma non ho resistito e quindi tornando riesco a fare quello che posso, quindi sono un po' in affanno, vi chiedo scusa. Riesco a fare quello che posso perché effettivamente ho anche altre cose da fare che però sono appannaggio della vita vera e di quello che Giove congiunto a Urano in Toro, quindi vita reale, concreta, insomma impegni e cose da fare, porta con noi. Quindi ben trovati, vediamo cercare di vedere questo mese di settembre che cosa ci porta. Ci sono diversi pianeti retrogradi, lo sapete, adesso Venere è tornata diretta per fortuna, ma abbiamo retrogradi Giove, Urano, Nettuno, Plutone, Saturno e Mercurio ovviamente. Quindi sicuramente è un periodo denso, pesante, di grandi revisioni. Sicuramente tutti i pianeti retrogradi portano un periodo di revisione, di pesantezza, che è tanto più pesante quanto noi abbiamo lasciato in sospeso delle cose, una cosa che è tipica, la procrastinazione, no? Tipica dell'animo umano. Quindi quando non facciamo quella cosa al giorno per sistemare la nostra vita pratica, poi con l'energia dei pianeti retrogradi ritornano le cose e ci sono quei periodi un po' scomodi in cui magari ne tornano diverse e contemporaneamente, quindi sembra come se tornassero quasi tutte insieme, però la responsabilità fondamentalmente è nostra, perché quelle cose potevamo farle in un altro momento, quindi cerchiamo di assumerci anche la responsabilità tutti, che quello che accade nella nostra realtà lo abbiamo in qualche modo contribuito a crearlo anche noi, con i sì che abbiamo detto, con i no che non abbiamo detto e viceversa, insomma, no? Con le azioni, con le dimenticanze, con la voglia di divertirsi o di dare magari energia a chi non doveva averla, e con la consapevolezza che quando noi facciamo una cosa che per la nostra interiorità non è giusta, anche dare energie e attenzioni alle amicizie, alle relazioni, al posto di lavoro sbagliato, anche alla facoltà sbagliata, stiamo togliendo energia invece ad altre aree della vita che ne meriterebbero invece in quel momento attenzione e dedizione. Questo per dire che ogni cosa che noi facciamo che non è fatta in linea con il nostro sentire e magari invece è fatta per paura, per convenienza, per accontentare gli altri, crea delle conseguenze. Tutto quello che noi facciamo crea delle conseguenze che poi ritornano a noi, perché tutto ritorna alla fonte, tutto torna da dove è partito. E quindi quando si creano queste congiunture astrali particolari, per cui molti sono i pianeti retrogradi, è una sorta di reset, no? Che fa l'universo proprio per per inaugurare un periodo. Vuol dire che c'è necessità di fare grandi pulizie. Se uno, come si dice, la casa la segue, no? La segue periodicamente, magari non è sciatto, non è disordinato, è un po' pignolo, le grandi pulizie vengono meglio. Ok, quindi questa è la spiegazione, la chiave di lettura. Poi è chiaro che ognuno nel suo specifico avrebbe bisogno di attenzioni, di spiegazioni, ma spero che ciascuno di voi riesca a fare proprie questa sorta di regole generali, no? Per cui con i pianeti retrogradi effettivamente torna tutto insieme, quindi se noi facessimo del nostro, le cose andrebbero un po' meglio. A sottolineare l'idea che ci sia un periodo di grande rinnovamento è il fatto che mentre io ero in pausa estiva, il nodo nord è entrato nel segno dell'Ariete, chiudendo un ciclo di 18-19 anni circa. Se riuscirò farò un video, no?
video su questo macro ciclo, perché comunque questo nuovo ciclo del nodo nord inaugura una fase che ridura 15-20 anni, ero andata a guardarle ai tempi quest'estate, adesso non ricordo più preciso, quindi un nodo nord in Ariete, tutti i pianeti in Ariete portano ovviamente, hanno proprio l'energia primaverile, quindi quella dei nuovi inizi, degli esordi, anche un po' dei colpi di testa. Quindi si è chiuso il ciclo che è iniziato tra il 2002 e il 2004, adesso mi sfugge, con il primo ritorno, se non sbaglio 2004, il primo ritorno del nodo nord in Ariete. Quando dedicherò il video a questo aspetto mi andrò a guardare la data precisa e quindi vi sarò in grado di dirvi assolutamente le date, così anche voi vi farete un distinguo. Quindi pianeti retrogradi, cose nuove, no? Cose vecchie lasciate in ballo, in sospeso, che è ora di sistemare. Con il nodo nord in Ariete, ma le dobbiamo sistemare non solo con urgenza, nodo nord in Ariete, muoverci anche, no? Perché si vede che abbiamo aspettato troppo. Dobbiamo farlo con un punto di vista diverso, cioè dandogli con una maturità, tornando maturati, evoluti, più consapevoli, per sistemare diversamente, per dare una collocazione, un'interpretazione diversa a quelle problematiche. Così vuole Mercurio retrogrado, non a caso, ma anche Nettuno che è gli ideali. Quindi c'è un pensiero individuale, Mercurio retrogrado, in Vergine, che deve fare dobbiamo mettere ordine nelle nostre vite, proprio fare un distinguo. I pianeti nel segno della Vergine chiedono proprio di separare, no? Di mettere ordine nel caos. Il caos ovviamente non ha classificazioni, non ha nomi precisi, è una sorta di nebbia confusionaria. Invece Mercurio retrogrado in Vergine ci dice che dobbiamo dare pane al pane, vino al vino, dare a certe situazioni un nome, un'identificazione, no? Quindi proprio avere una chiarezza di intenti, di idee, di classificare, di selezionare, di dividere anche le situazioni, di contestualizzarle, di sapere che cosa sta accadendo, ok? Quindi non di ghettizzare, quindi non di estremizzare le cose, ma di mettere ordine, ogni cosa al suo posto. Quindi se una cosa è buona, avere il coraggio di dire questa cosa buona la salvo, e se questa cosa invece non è buona e non serve a nulla, anche se gli altri la fanno, opposizione di Mercurio a Nettuno in Pesci, io mi distinguo, faccio un salto quantico rispetto all'ambiente generale, prendo le mie posizioni, faccio la cosa giusta. La cosa giusta di solito è una cosa che non segue il nostro tornaconto personale, ma è ciò che andrebbe fatto a prescindere. Quindi cerco di mettere caos e soprattutto cerco di mettere ordine al caos, e soprattutto cerco di non farmi influenzare né dalla rete, da tutto quello che porta, da tutto il caos nettuniano portato da Nettuno retrogrado in Pesci. Il web, voi sapete che la rete non è soltanto acquariana e uraniana, ma è anche legata al segno dei pesci. Infatti con Saturno in pesci ci fu la diffusione di internet. Perché? Proprio perché il mare magnum, cioè perché siamo tutti connessi, quindi è proprio collegata e appannaggio delle simbologie del segno dei pesci. Quindi io scelgo quello che è bene per me, Mercurio retrogrado in Vergine, Sole in Vergine, e non quello che vogliono gli altri, che fanno gli altri, che fanno le masse. È arrivato il momento, per chi ce la fa, per chi è pronto, per chi se la sente, di distinguersi. Quindi anche c'è questa cosa. Quest'ideale, no? di selezione, di mettere in ordine, di fare le cose fatte bene, questo Mercurio retrogrado
riporta in tutte le nostre vite ciò che era urgente che fosse fatto. Chiaro che la cosa che cioè tutte le situazioni a seconda del tempo che abbiamo dato loro per come dire, per fossilizzarsi, per incancrenirsi anche energeticamente. Tutte le situazioni hanno una sorta di data di scadenza, cioè tutto quello che noi procrastiniamo a livello energetico ha una data di scadenza, nel senso che non possiamo farlo all'infinito. Quindi quando qualcuno mi chiede, perché già so che me lo direte, come faccio a scegliere tra tutti i problemi che ho, tra tutti i casini che ho, come faccio a scegliere a cosa dare attenzione? Ve ne accorgete dall'urgenza. Ricordatevi che il lavoro spirituale si fa e si vede se è valido a partire dalla realtà, perché se io metto ordine bene, fatto bene dentro di me, migliora la mia realtà. Se io dico che faccio lavoro spirituale, che faccio percorsi, ma faccio da me, faccio un casino, si vede dalla mia realtà, perché è tutto un caos, perché le cose non funzionano, ok? Quindi da cosa devo cominciare a lavorare? Da quello che vi dà più fastidio, dall'ambito, dalla situazione che vi crea più problemi, perché non sarà, come ho già detto nei 2 video precedenti, l'ho già detto almeno in un video, non basta mica un Mercurio retrogrado, anche se è trigono a Giove e a Urano, a sistemare le nostre vite. Sulla Terra non funziona così. Sulla Terra, che è un regno denso e materiale, la bacchetta magica non esiste, esiste nelle favole. Quindi quello che possiamo fare è iniziare a mettere ordine da quello che l'onda, il mare magnum dei pianeti retrogradi ci hanno riportato. Le bollette, le cose che non abbiamo pagato, il muro che fa acqua, lo vedete, cioè tutte le urgenze hanno la priorità. Se non avete urgenze, ringraziate, vuol dire che siete stati bravi, che avete fatto i compiti e la vita paga sempre a chi è al giusto, no? E quindi allo scrupoloso, la vita paga sempre, e quindi allora ascoltatevi. Non ci sarà già un riflesso nella vostra realtà, potete ascoltare i vostri sentimenti e iniziare a prendervi cura di voi, del vostro cuore, perché la realtà fuori si complica quando quel malessere, quella cosa che non vogliamo ascoltare dentro, l'abbiamo messa a tacere da troppo tempo. A un certo punto il pensiero si cristallizza e inizia a diventare realtà, quindi proprio evento esterno, evento reale, esperienza, ok? Quindi questo mese, fino al 12 ottobre se non erro, 10 o 12, con Marte in Bilancia, ci sarà da mettere ordine, no? Ci sarà turbolenza probabilmente nei rapporti sentimentali, Marte in Bilancia, nelle questioni legali, tutto ciò che è legge, tutto ciò che è legislazione, tutto ciò che è mettersi a norma, in regola, no? Però soprattutto le questioni di coppia. Marte in Bilancia porta di solito le polemiche. Non cadete a provocazioni, perché ci sarà anche una luna piena in Ariete opposta a Marte, quindi i rapporti di coppia, le provocazioni proprio nell'asse Ariete Bilancia saranno abbastanza intensi, quindi sicuramente per le tensioni vediamo coinvolti proprio i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, ma con la dualità, con l'asse Bilancia Ariete polarizzato e molto attenzionato. Quindi tornano le cose. Noi con Mercurio retrogrado opposto a Saturno e opposto a Nettuno dobbiamo fare la cosa giusta, non quello che fanno gli altri, ma quello che è giusto che noi facciamo. Se riusciamo ad applicare questa regola razionale, Giove e Urano ci danno la possibilità di avere un grande miglioramento. Ovviamente, affinché l'essere umano che cerca la pappa pronta e che è pigro per natura si muova, in alcuni casi Marte in Bilancia e la Luna opposta nel segno dell'Ariete possono portare tensione, e la portano proprio perché devono alzare
il coperchio dal vaso di Pandora per far uscire le cose, quindi qualcuno, più di uno, sarà costretto perché non lo voleva fare o non lo vedeva o non lo voleva vedere o non aveva le risorse o non aveva le energie, qualcuno sarà costretto a lavorare sulla coppia, sulle relazioni ma anche in generale, cioè proprio quello che viene fuori è l'asse io contro noi, luna piena in Ariete e Marte in Bilancia, quindi c'è chi dovrà a passare attraverso delle provocazioni, delle tensioni, delle gelosie, perché ovviamente queste non sorgono dall'oggi al domani, c'era qualcosa che andava visto e attraverso quelle esperienze cercate di trovare un equilibrio. Non siate impulsivi, poi adesso lo vediamo segno per segno, cercate di far sì che questo Marte in Bilancia, cerchiamo tutti di far sì che questo Marte in Bilancia, al di là della provocazione, riesca a farci fare quella che è la cosa più giusta e equilibrata, cioè a tener conto non soltanto del nostro volere, ma anche di quella che è la regola sana e delle necessità degli altri. Quindi l'empatia, probabilmente equilibrio ed empatia sono i termini, le parole chiave di questo mese di settembre, in cui Marte in Bilancia porta delle tensioni e la Luna in Ariete poi ci mostrerà a fine mese, quando queste tensioni saranno state, come dire, attive per un bel po', ci mostrerà dove, da quale parte siamo stati capaci di far pendere l'ago della bilancia, cioè fra l'io e il noi. Ovvio, e qui concludo, c'è sempre tanto da dire, ovvio che ci sono dei casi in cui la Luna in Ariete farà bene a sciogliere, a far rompere delle relazioni, perché delle relazioni sono irreparabili, perché sono state contratte, sono iniziate, parlo di amicizie, di relazioni, di contratti di lavoro, di qualsiasi cosa, sono state contratte in un momento in cui noi non eravamo al centro di noi stessi e quindi non sapevamo scegliere, non riuscivamo a darci l'amore, l'energia necessaria per stare bene, pensavamo di non essere meritevoli o meno meritevoli rispetto ad oggi e quindi ci siamo accontentati. Quindi ci sono dei momenti in cui è bene prendere la verve della luna piena in Ariete per affrancarci da certe situazioni, regalarci la libertà e iniziare un percorso nuovo. Ci sono delle situazioni invece quando laddove siamo già troppo irascibili, facciamo troppi colpi di testa, non siamo capaci di restare in un posto, non siamo capaci già di mantenere delle relazioni proprio per questa nostra instabilità, se non siamo riusciti a prenderci le nostre responsabilità e a vedere che insomma anche noi sbagliamo e tanto, quella luna piena in Ariete può farci fare l'ennesimo colpo di testa. Quindi siate razionali, empatici, equilibrati, prendetevi le responsabilità. Questo Marte in Bilancia fa vedere che nelle discussioni, negli attriti, la responsabilità è sempre un po' da tutte e due le parti, perché comunque ci si aggancia per frequenza. Quindi se io riesco a risolvere, a fare un lavoro su di me con le costellazioni, con il coaching, le costellazioni cercate di farle individuali, soprattutto se la costellatrice non vi convince fino al 100%, è un discorso di energie, lo faremo in un altro motivo, in un altro momento. Se non lavorate su di voi, anche se fuori avete un comportamento ineccepibile, con l'energia non si mente, quindi continuiamo ad agganciare delle persone che non sono buone per noi. Quindi sì, in qualche modo abbiamo concorso anche noi a creare questa cosa. Essere consapevoli di questo e non lamentarsi sempre e comunque fa sì che una persona riesca a modificare le proprie problematiche. Dare invece la colpa agli altri e puntare il dito sempre verso gli altri farà sì che questa problematica, come nella ruota del criceto, continui ad esistere nelle nostre vite e a ripetersi per secoli e secoli. Quindi il libero arbitrio
che ci è stato dato serve alle persone che hanno una coscienza per utilizzarlo, per uscire dalla ruota del criceto, ma non sempre è facile. Vediamo che cosa riusciamo a fare questo mese. Detto ciò, dopo questo spiegone che non mi era mancato e non mancava alla mia voce, iniziamo a guardare segno per segno i prossimi 20 giorni del mese di settembre come andranno a finire. Quindi ci vediamo dopo la sigla, se c'è ancora. Allora, cari amici dell'Ariete, del segno dell'Ariete, benvenuti a questo oroscopo mensile che analizzerà i prossimi 20 giorni, quindi fino al 30 settembre. C'è una luna piena il 29 settembre nel vostro segno zodiacale, quindi sarà lì, quindi alla fine di questo mese, che inizierà il corridoio energetico che porterà molti di voi probabilmente a scegliere se stessi, la propria indipendenza rispetto a situazioni sentimentali, relazioni proprio in genere, con questo cielo possono, come dire, sciogliersi, interrompersi o modificarsi, non solo le relazioni, ma il vostro modo di essere nella relazione, proprio il comportamento, quindi la consapevolezza. Diciamo che voi, sia l'Ariete che l'ascendente Ariete, da quando è entrato Saturno il 7 marzo nel segno dei Pesci e fino a marzo 2026, quindi per ben 3 anni, sarete soggetti ad un reset psicologico. Questa è la cosa più grande. Quindi tutto quello che accade nella vostra realtà serve proprio a farvi crescere psicologicamente, a mettere in ordine, quindi a farvi avere anche una maturazione proprio psicologica, a farvi rendere conto delle ferite magari emotive che ci sono, non magari ce le abbiamo tutti, ci incarniamo per prendere sulle nostre spalle le ferite emotive delle generazioni precedenti e per sciogliere dei nodi. Quindi con questo Saturno, volenti o nolenti, spesso l'essere umano è nolente, vi troverete di fronte a un malessere, a delle idee sbagliate che vi sono state tramandate, che avete assorbito dall'ambiente nel quale siete nati, nella famiglia dei vostri genitori, proprio la psiche, tutto quello che i genitori non passano, i nonni non superano, arriva alle generazioni più giovani affinché in questa grande ruota di purificazione del karma familiare le persone abbiano un'evoluzione, riescano a fare un passetto avanti rispetto a quelle dinamiche, a quelle ferite emotive e anche a quelle mentalità. Il segno, quando Saturno è nel segno precedente al nostro, sta lavorando molto sulla mentalità della persona, no? Proprio su quello che è sepolto nel suo inconscio. Quello che è sepolto nel nostro inconscio genera poi il caos nella nostra vita, perché noi è come se portassimo uno zainetto pesante nel quale non ci giriamo mai, in cui finiscono tutti i nostri detriti psicologici o tutte le cose che non ci sentiamo di analizzare, di affrontare, cerchiamo di dimenticarle, le mandiamo lì. Questo zainetto diventa una zavorra e ci fa e pesa nelle nostre vite e ci fa commettere sempre i soliti errori. Quando Saturno per 3 anni sosta nel segno precedente al nostro, c'è questo periodo molto più impegnativo a volte che di quando magari è sul Sole o sull'ascendente, se uno non è proprio fuggito da tutte le sue responsabilità, perché proprio è una maturazione della proprio psicologica. In questo momento immagino che il vostro malessere, cari amici dell'Ariete e dell'ascendente Ariete, possa farsi sentire particolarmente. Ed è un malessere che vuole che vi fermiate e che guardiate. È un malessere che vuole essere visto affinché, grazie a Mercurio retrogrado in Vergine e al Sole in Vergine, che è la forza vitale, voi abbiate l'energia e la razionalità, perché spesso non siete razionali, spesso non siete metodici, spesso siete competitivi,
vi lanciate, non date il tempo alle cose di sedimentare dentro di voi, appena scoprite una cosa subito vi lanciate a metterla in pratica, a farla, quando dovreste darvi il tempo di digerirla, no? Vedete che anche nel cibo c'è la masticazione, poi c'è la digestione e poi ci sono anche altre cose, poi però tutto quello che avete assimilato va nel corpo fino a raggiungere le periferie, anche la punta, anche le doppie punte dei capelli. Ecco, vi dovreste dare quel tempo. Quando non ve lo date, sappiate che l'impulsività, quindi l'ottava bassa della vostra energia, sta facendo qualche dannetto, perché l'impulsività non giova mai. Questo è bene che ve lo ricordiate, e probabilmente di questi tempi, con Marte opposto col vostro governatore opposto fino al 12 ottobre e con Mercurio razionalissimo, anche pesante, pignolo, in Vergine, congiunto al Sole, che magari vi ha fatto incontrare, ecco, qualche rompiscatole come me che vi sta mettendo tutti i puntini sulle i, magari c'è qualcuno al lavoro o in famiglia o nelle amicizie o il partner o le bollette da pagare, insomma, o gli arretrati di qualcosa che non avete saldato, cioè ci sono tutte situazioni che vi stanno facendo notare dove le cose non vanno, e questo a voi dà un fastidio tremendo, ma dovete fare dei respiri profondi, fermarvi e mettere ordine alla vostra realtà, ok? Dove trovate il caos c'è la spia di un pensiero, di un modus operandi, di una mentalità, di un'abitudine presa in famiglia che non va bene e che dovete mettere in discussione. Quindi un passo alla volta, come vuole Mercurio in Vergine, le cose vanno fatte un passo alla volta. Immagino il vostro sclero, fatte bene, una cosa al giorno, una cosa alla volta, sistemate la vostra realtà. Di buono c'è che Venere favorevole è tornata positiva, nel senso che è tornata diretta, quindi probabilmente avete smesso di fare i conti con gli ex, con le situazioni sentimentali vecchie, e probabilmente finalmente nelle vostre vite sta arrivando il nuovo. Se non è ancora arrivato, non siate impulsivi, non scrivetelo subito, non vi lamentate, ma aspettate che questa Venere continui ancora qualche altro giorno avanti e che poi faccia un trigono fantastico a fine mese con la luna piena in Ariete. Quindi per tutte le persone che stanno faticando perché non stanno bene in una relazione o l'hanno già troncata con i transiti che ci sono e stanno sistemando le cose, sappiate che a fine mese quella luna piena in Ariete, trigono a Venere, grazie a Venere e Leone, diciamo che attenuerà anche l'opposizione con Marte in Bilancia. Per farla breve, tutte e tre le decadi, poi me lo farete sapere nei commenti, inizieranno, forse il loro vero anno, forse inizieranno a guardare il 2023 come se fosse veramente un capodanno, e veramente lì potrete dire di aver chiuso il grosso delle rogne, delle seccature che vi portavate dietro da diversi mesi. Ci saranno molte graziosissime opportunità, spero che vi vedano maturati, spero che quel Marte in Bilancia che in queste settimane fino ad allora vi insegni a tenere conto, ecco, dell'empatia. Magari guardate il discorso, se non vi annoia, se non è troppo lungo, che so che scalpitate l'introduzione, cioè l'empatia, fare anche tener conto anche dell'altro, riuscire a mettersi nei panni degli altri. Questa è una grossa sfida di questa opposizione di Marte che non tornava da giugno 2022, credo. Comunque Marte torna ogni 2 anni in opposizione. Questa è una grossa sfida, non cedete alle provocazioni,
non siate provocatori voi stessi, guardatevi dentro a volte più che guardare fuori e tenete conto di come vi rapportate, cercate di sviluppare questa empatia, di capire quello che voi immettete nel rapporto e quello che vedono gli altri quando vi proponete. Questo sarà una grande scuola di crescita, una grande riequilibratura, e poi a fine mese, quando la luna in Ariete chiuderà il corridoio energetico iniziato il 31 agosto, se non erro, con la luna in Pesci, proprio nella vostra psiche, quando arriverà quella luna, si potrà dire che questo mese pesantissimo si è concluso e che quella sarà la vostra rinascita, e io vi auguro di rinascere più empatici. Quindi un grandissimo bacio, l'amore non manca, fate delle scelte, non siete fatti per portare, per avere il piede in più scarpe, voi siete fatti per avere una vita ordinata, con decisioni nette, quindi cercate di mettere ordine anche e soprattutto nelle questioni sentimentali. Un grande bacio e vi aspetto nei commenti. Cari amici del Toro e dell'ascendente Toro, benvenuti a questo mensile, al mensile del mese di settembre. È sicuramente un periodo molto impegnativo, assolutamente. Questo è un anno che non si dimentica molto facilmente. Una delle vostre parole chiave per quest'anno, ma anche per l'anno prossimo, sarà pochi ma buoni. Quindi se vedete che intorno a voi diminuiscono le frequentazioni, se vedete che certe cose non partono, sappiate che c'è in atto una grande e alla lunga positiva selezione, soprattutto se voi non la facevate prima, dell'entourage, delle persone che avete intorno, dei punti di riferimento, anche semplicemente davvero del dentista, del commercialista, delle figure di riferimento che poi il Toro per abitudine tende ad avere come delle pietre miliari, ok? Sappiate che proprio dal punto di vista dell'entourage siete soggetti ad una grande, drastica, necessaria selezione, ok? Quindi se mi chiedete come fare, tra l'altro, a capire chi sì e chi no, i fatti. Vedrete che se siete degli attenti osservatori, ma non ci vorrà, temo, molto, potrete vedere che il transito di Saturno in Pesci proprio ha questa funzione, che è quella di rivelare chi c'è e chi non c'è, al di là delle chiacchiere. Chiamami quando vuoi, ci sono per qualsiasi momento. Chiamate e vedete che non c'è mai, e lì vi accorgerete che dietro a quelle promesse e anche dietro al punto di riferimento e alla qualità è probabile che ci sia fuffa, ok? Quindi non vi rammaricate, perché tra i doni che Giove in Toro, che rende tutto manifesto, vi sta facendo, è anche quello di selezionare, perché vuol dire che è arrivato il momento di guardare la realtà. Ricordatevi che il Toro è molto collegato alla vista, quindi spesso è molto semplice, non essendo un segno che riesce a fare molta dietrologia, cioè se non avete il fiuto dello Scorpione è inutile, fa parte, tra parentesi, fa parte del percorso evolutivo allenare il sentire, cioè allenare tutte i corpi sottili, l'intuito, tutte le doti dell'intelletto, le ottave alte dell'intelletto. Ma nel frattempo uno strumento interessante del segno del Toro è guardare la realtà, chi c'è e chi non c'è, e prendere le vostre decisioni. Cioè non fate che, come fa il Toro a volte, ok, però poi continua per l'abitudine, no? Continua a tenere quei punti di riferimento. Quindi non vi fate sfidare dagli astri più di tanto, e laddove vedete fuffa operate il cambiamento. Questo è importante perché adesso avete un periodo molto movimentato, perché Marte in Bilancia sta movimentando molto la vostra realtà, però grazie al sestile, Marte in un segno venusiano, no? Come voi, grazie al sestile di Marte con Venere in Leone, il fatto di avere
il vostro governatore, che comunque anche se è dissonante al vostro sole o al vostro ascendente, ma è in ottimo aspetto con Marte, già fa notare che nonostante voi siate un po' scomodi, nel senso che siete sollecitati di continuo ad uscire dalla zona di comfort, le cose iniziano ad incastrarsi, le situazioni, le relazioni, inizia a trovarsi un punto di intesa rispetto ai transiti precedenti, rispetto ai mesi precedenti. Quindi anche se le giornate sono un po' frenetiche, imprevedibili, state perdendo la vostra routine, non potete fare tecnicamente quello che vi piace, insomma, tutte le ore, i cambiamenti che però ci sono per portare miglioramento, ok? Questo fino al 12 ottobre, giorno in cui Marte entrerà nel segno dello Scorpione. Se si usa l'astrologia per le cose, cioè, diciamo, per ciò che è nata, cioè anche a livello previsionale, nel senso più limpido della cosa, nel senso che se io so che il 12 ottobre mi entra Marte in Scorpione, non mi faccio trovare impreparata e con accortezza inizio a sistemare le cose prima, perché se io adesso trascuro e magari mi prendo solo il lato bello di Venere sestile a Marte in Bilancia, che mi fa venire voglia di viaggiare, di andare, di fare shopping e di tralasciare i doveri, è probabile che quando arriverà Marte in Scorpione il nervosismo mi farà avere delle tensioni e delle provocazioni, delle problematiche magari non indifferenti, ok? Quindi cercate di fare sì i piaceri, e questo momento è un momento, come dire, di molto edonista, cioè quindi proprio c'è la voglia di fare cose belle, di rilassarsi, non c'è molta voglia c'è anche voglia di recuperare, però cercate di prevedere anche il ritorno di Marte in Scorpione tra ottobre e novembre. Detto questo, tutte, come stavamo dicendo, tutte le tensioni che ci sono state in questo momento hanno la possibilità di appianarsi. Anche il dialogo con il partner, con il quale di solito siete anche abbastanza critici, proprio per una configurazione del vostro sottotesto del tema natale, comunque in questo momento, anche se vengono fuori dei momenti di discussione, c'è la possibilità, come dire, di trovare una soluzione, cioè di non trascinare le liti, cercate di non farlo, di non trascinare le liti in maniera di allungare questo brodo e di trovare una soluzione, ok? Cioè c'è proprio la possibilità, grazie a Venere sestile a Marte, di trasformare le vecchie abitudini, i vecchi modi di fare in qualcosa di più risolutivo, in qualcosa di più produttivo, quindi di trovare una nuova formula. Cioè se c'è un problema con il partner, quello che dovete capire è che facendo sempre le stesse cose, dicendo sempre le stesse cose, se non avete ottenuto grandi risultati, è arrivato il momento di trovare una nuova modalità. Quindi questo è anche un momento molto interessante, ripeto, per risolvere le problematiche, per cercare fuori l'aiuto di qualcuno, per dedicarvi, che migliori la vostra realtà, ok? Quindi qualsiasi figura di riferimento vi chiami in questo momento può essere, in questo momento può dare un aiuto maggiore rispetto ad altri momenti, ok? In cui l'energia è meno costruttiva. Sicuramente è l'ambito sentimentale e quello dei progetti e delle amicizie che per il Toro stanno dimostrando di aver bisogno di una revisione, no? Ma la revisione deve partire assolutamente da voi, dovete cambiare proprio le abitudini e questo non si può fare con la bacchetta magica, ma
sempre e soltanto attraverso una presa di coscienza e un lavoro interiore. A fine mese, il 29 di settembre, ci sarà la luna piena in Ariete che chiuderà il corridoio energetico iniziato il 31 agosto con la luna piena in Pesci, che appunto ha portato alla revisione del progetto, delle amicizie, dell'entourage, no? Ci sono stati sicuramente degli sviluppi. Qui siamo in alcuni casi sviluppi di percorsi iniziati nel 2021, di avvenimenti, di conclusioni iniziate nel 2021 che adesso iniziano a prendere una forma e una nuova consapevolezza. A fine mese invece inizierà, grazie alla luna piena in Ariete e opposta a Marte su Chirone, congiunta a Chirone e al nodo nord, inizierà una nuova consapevolezza, un nuovo atteggiamento psicologico per i Toro, però ovviamente ne parleremo. Tutto quello che accade in questo mese serve proprio per iniziare a creare i presupposti, a farvi riflettere, a farvi sistemare le cose in modo che da ottobre ci sia una sorta di rinascita, di novità e qualcosa probabilmente di imprevedibile, soprattutto se consideriamo che Giove congiunto a Urano porta dei cambiamenti anche molto veloci. Date il tempo alle energie di sedimentarsi dentro di voi, date il tempo anche a Mercurio retrogrado che faccia il suo corso, quindi non prendete decisioni adesso, tastate il terreno, un nuovo lavoro, un trasferimento, una collaborazione, delle persone, iniziate a vedere come va. Ci sono cose che prendono piede, che accendono un fuoco dentro di voi, e ci sono delle cose che non trovano un motore, non c'è carburante per quel motore. Quelle cose, quello che non vi accende, quello che non vi fa sentire vivi, non è giusto per voi, quindi lasciate andare e dirigetevi altrove. Nell'anno di Giove congiunto ad Urano i cambiamenti non si finisce mai di cambiare, quindi animo, datevi il tempo di ascoltarvi e non abbiate paura. Un grande bacio e vi aspetto nei commenti. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, il vostro governatore Mercurio è retrogrado nel segno della Vergine, è congiunto al Sole ed è opposto prima a Saturno nel corso di questo mese e poi lo sarà a un certo punto anche a Nettuno. Che cosa significa? Nel settore famiglia, rispetto alle abitudini, rispetto alla vostra, diciamo, all'ambiente familiare, anche all'ambiente nel quale siete cresciuti proprio a livello locale, è come se iniziaste a sviluppare una sorta di criticità, no? Che magari prima non c'era, una sorta magari di insofferenza, una sorta magari di maturazione rispetto a certe cose, anche una sorta di occhio critico, di lucidità, di razionalità, di scetticismo di fronte magari a certe dinamiche. Diciamo che questo è un mese, soprattutto iniziato con la luna piena in Pesci, di riequilibratura fra quelle che sono le vostre radici, le vostre origini, le vostre abitudini e quella che è invece la meta a cui aspirate, quindi il punto di partenza che a volte crea ostacoli al punto di arrivo. Quindi è come se in questo mese dobbiate fare i conti, no? Cioè prendere atto di ciò che vi ha impedito di essere quello che volevate essere, o se ci sono delle dinamiche disfunzionali che magari mettete in atto senza esserne consapevoli e che vi impediscono di fare delle scelte positive per voi, no? Magari vi state rendendo conto di quanto avete paura o quanto magari emulate spontaneamente, visto che è insito nella vostra natura l'esempio di chi vi ha preceduto, di chi vi ha cresciuto, dei genitori, dell'ambiente familiare, e di quanto a volte ci sia una ripetizione delle dinamiche anche gratuita, cioè anche laddove non ce ne sia bisogno, quindi privazioni o critiche o liti o atteggiamento disfattista, perché comunque parliamo sempre di ambiti mercuriali, che magari
avevano un senso nell'epoca precedente, nella generazione precedente e vengono portati, ripeto, per automatismo avanti e non servono più. Quindi liberazione anche delle dinamiche, degli schemi psicologici, potrebbe iniziare ad avvenire questo. Ok? Sappiate che nei prossimi 3 anni, grazie a Saturno in Pesci, voi avrete una grande maturazione, no? E anche una presa di coscienza di chi siete veramente, che si può rivelare diverso da chi vi hanno detto che eravate, no? O da chi avrebbero voluto che diventaste. Questo accade per il segno dei Gemelli e per l'ascendente Gemelli, perché nella vostra mission di vita una sorta di lavoro psicologico doveroso di emancipazione da fare rispetto alla famiglia come dire, è la condizione sine qua non della vostra incarnazione, perché proprio chi nasce con un Mercurio in Gemelli è figlio e deve avere la forza durante il suo percorso di vita di ribellarsi a quelle che sono di solito le imposizioni, fa proprio parte del vostro gioco forza, della vostra incarnazione, vi dovete liberare da quelle che sono le imposizioni sempre un po' forti, un po' troppo vincolanti, un po' troppo coercitive della famiglia ad essere come loro. Quindi quello che voi dovete fare è raggiungere il vostro punto di vista, la vostra onestà intellettuale, ok? La vostra visione delle cose. Questo è stato un mese particolarmente teso, no? Se ci fate caso, cioè se voi ci fate caso e cercate di fare ordine nel marasma delle vicende che avete avuto, probabilmente la sottotraccia che ha condotto tutte le tensioni finiva lì, ok? Ovviamente poi ciascuno di voi sa chi ha vinto, chi non ha vinto, se non me ne siete neanche accorti, cioè se vi ci sto portando io a fare questa riflessione o se c'eravate già arrivati, ma l'universo vuole che voi processiate un pochino la vostra famiglia di origini o il vostro ambiente, perché gli ambienti non sono tutti uguali, c'è chi nasce a Monte Carlo e chi viene da un posto dove c'è una mentalità che si assorbe in maniera talmente impattante che ci vuole un doppio lavoro per liberarsene, e c'è chi invece deve lavorare per la famiglia, no? Comunque sappiate che voi dovete farvi la vostra individuale visione delle cose, che è quella che vi fa stare bene senza aver paura di tradire gli ideali della famiglia. Questo per voi, gli ideali e anche gli schemi, l'esempio. Siate più maturi dei vostri genitori. Questo perché di solito chi cerca di condizionare molto i figli magari ha un ego che non ha processato. Qualsiasi sia la vostra motivazione, pensate, sbagliate e abbiate il coraggio di sbagliare con la vostra testa. L'ambito in cui state notando una sorta di crescita e di miglioramento potrebbe essere quello creativo e o sentimentale, perché grazie a Marte in Bilancia, in ottimo aspetto a Venere in Leone, c'è un'energia molto positiva sia per le questioni sentimentali che per le questioni artistiche e creative, e quindi c'è un miglioramento, cioè ci sono proprio delle soddisfazioni. Questo significa che gli eventi convogliano in un modo per cui le cose arrivano anche cose inaspettate. Ovviamente con Mercurio retrogrado fino al 15 di settembre cercate di non mettere firme impulsive, anche se questo è un Mercurio molto più generoso degli altri Mercurio, è un Mercurio che fa rompere e fa andare in malora quello che proprio non funzionava più. L'abbiamo visto con gli elettrodomestici, questo è un po' uno specchio dell'energia che gira, no? Che si impalla, però è un Mercurio molto generoso perché sta spazzando via molte cose che non servivano e quindi spiana la strada a cose che invece arrivano velocemente e facilmente. Le relazioni, allora molti di voi potrebbero avere delle relazioni molto interessanti, degli incontri, delle novità, anche dei ritorni, essere indecisi fra due persone, fra due o più persone,
la Venere in Leone vi suggerisce di scegliere, di decidere entro il 10 ottobre di decidere una persona, cioè di scegliere l'eletto. Perché? Perché cercate di non tenere, no, tutto quello che passa il convento così per avere una libertà poi di scelta, di divertimento e anche di vanità, che nel vostro caso è non indifferente. Cercate di scegliere l'eletto, cioè di scegliere quella persona che sembra migliore e diversa degli altri, perché con questa Venere in Leone e sestile a Marte c'è la possibilità che veramente arrivi qualcuno che riesce a sgombrare come dire, i pretendenti e le vecchie relazioni, sempre un po' tossiche, un po' particolari che si creano, ok? Capirete che vi siete emancipati dalle dinamiche familiari quando riuscirete a liberarvi da qualche figura tossica insieme a voi, e vi auguro che questo Marte in Gemelli, questo Marte in Bilancia in ottimo aspetto alla Venere Leone, in ottimo aspetto al vostro Sole, il vostro ascendente, vi diano quella forza e quell'equilibrio per liberarvi definitivamente di qualcosa che veramente pesa come una zavorra. Siete proprio in questo cono, no? In questo corridoio energetico tra luna piena in pesci su Saturno e Nettuno e la luna piena in pesci del 31 agosto e quella in Ariete del 29 settembre. Sappiate che questo è proprio un'incubazione, rinascerete, ci sarà una rinascita, rinascerete a nuova vita, quindi cercate di, come dire, di centrifugare quante più densità e come dire, vincoli psicologici possibili, ok? Quindi c'è proprio la possibilità di avere una piccola rinascita a fine mese, quindi fatemi sapere nei commenti, ma regalatevi la libertà da tutto quello che non vi rende felici. Un bacio e buon mese di settembre. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questo mese, proprio a partire dalla luna del 31 agosto fino per finire a quella del 29 settembre, questo mese le stelle registrano per voi, prevedono per voi, e non è detto che non siano già avvenute, che non sia già avvenuta, una sorta di crescita, di superamento di un limite, di una paura, di una convinzione, di qualcosa che finora forse neanche eravate pronti a vedere, consapevoli che ci fosse, ma che rappresentava un ostacolo, no? È come se lo scopo di questo mese, lo scopo di quella super luna blu, di questo Mercurio retrogrado in Vergine, della retrogradazione di Saturno in Pesce, della luna blu che ha coinvolto Saturno retrogrado e Nettuno retrogradi, per voi segnasse la necessità di superare un limite psicologico, emotivo, di comportamento, di convinzioni, di credenze. Di solito, data la vostra incarnazione nel segno, nell'ascendente del segno del Cancro, questo limite è un limite portatovi, donato a voi, passato a voi come un testimone dalle generazioni che vi hanno preceduti. Qualsiasi cosa vi riguardi, Sole in Cancro, ascendente Cancro, Luna in Cancro, anche Mercurio non scherza. Poi gli altri pianeti, gli altri due veloci, Venere e Marte, indica che viviamo le relazioni, magari no, inscenando delle dinamiche familiari, però voi vi rendete conto che un conto sono i gusti o il modo di reagire che già vanno sicuramente, come dire, fatti crescere, perché è nel segno del Cancro che è legato all'infanzia e quindi è troppo legato ai vostri ai bisogni personali. Però voi rendetevi conto che ci sono dei valori che si muovono a 360 gradi, cioè che si esprimono ad ampio spettro, l'ascendente, quindi proprio l'approccio, il personaggio dalla fama alla forma fisica,
al modo di gestire le cose, al modo di approcciare all'imprinting, il sole, la forza vitale, la luna, l'appagamento poi, no? Quella sottotraccia che ci fa muovere tutto quello che motiva tutte le azioni che compiamo. Insomma, è anche Mercurio perché è il pensiero ed è anche la parola, e in principio fu il verbo. Quindi voi vi rendete conto che questi quattro valori probabilmente sono quelli che sono più fortemente connessi al clan familiare, alle dinamiche della mamma o del papà, e quando uno è fortunato a quelli di tutti e due. E ovviamente è ironico il fortunato perché magari vuol dire che siete pochi nella vostra generazione, magari siete un figlio unico o una figlia unica, e quindi vuol dire che avete le spalle abbastanza forti per smazzare, insomma un bel po' di karma tutto insieme. E invece fortunate sono quelle famiglie, quelle generazioni dove ci sono molti fratelli, molti cugini, perché insomma il compito energeticamente viene leggermente suddiviso. Fatemi sapere se avete notato questa cosa o se, facendovela io notare e avendola imparata ovviamente nei miei percorsi di crescita e nei miei studi, voi possiate trovarne riscontro. Insomma, spero che vi serva per fare delle ulteriori riflessioni su voi stessi. Quindi questo mese, con Mercurio retrogrado congiunto al Sole, ecco questa luna piena blu, Saturno, quello che si sta compiendo è proprio un superamento di un limite e o un ampliamento degli orizzonti. Cioè, da un lato siete magari voi eravate già voi consapevoli di questo limite, cioè io non riesco a fare questa cosa, io faccio sempre lo stesso errore, ma faccio come i miei familiari, insomma, oppure penso queste cose, ho queste paure, ho queste convinzioni limitanti, quindi c'è già chi lo sa e cerca di lavorarci su, no? Perché magari vorrebbe raggiungere fisicamente un orizzonte che però già vede, cioè io vorrei diventare, faccio un esempio, in famiglia mia ci sono sempre state separazioni e divorzi, in famiglia mia c'è sempre stata la povertà, io lo so, lo vedo e già so cosa vorrei diventare, ma poi nella pratica non riesco. Ok, quelle persone con questa luna probabilmente sono riuscite, cioè erano già avvantaggiate perché vedevano già come dire, la luce in fondo al tunnel. Forse con questa luna, con queste retrogradazioni, con questi transiti, con questo Mercurio retrogrado, riescono a fare proprio un passo in più, quindi a raggiungere, ad avvicinarsi, se non a raggiungere un obiettivo. Chi invece neanche lo sapeva, perché dipende dalla vostra giovane età, dalla non consapevolezza, a volte dormiamo per anni. E non c'è, volendo, nulla di male in questo, perché ricordatevi che la mente ci protegge, cioè la mente, quando sa che noi non abbiamo le risorse per affrontare qualcosa che ci incasinerebbe tanto la vita, troppo, la mente non ce lo fa vedere. Quindi va bene anche così. Benedetto il momento in cui iniziamo a vederlo, perché significa che abbiamo le risorse, cioè che in qualche modo siamo cresciuti, abbiamo fatto un processo, un percorso, abbiamo accumulato competenze, forze, fiducia in noi stessi tali per riuscire a vedere quello che c'è. Quindi voi amici del cancro, dell'ascendente cancro o con la luna in cancro, a quale di queste due fasi appartenete? In quale di queste due situazioni vi trovate? Avete già ad oggi avete già fatto questo step, ampliato questo percorso, sono già arrivate a voi, grazie a Mercurio retrogrado, delle conoscenze, delle notizie, delle informazioni, dei chiarimenti che vi hanno fatto capire cosa vi mancava? Ci sono già state grazie a questo Mercurio retrogrado. Sappiate che nonostante la scomodità di un Marte angolare in bilancia, della luna piena in Ariete di fine mese, che quindi per voi alla fine di questo percorso di crescita segnerà una svolta, segnerà proprio una sorta di rinascita importante che probabilmente
vi permetterà di elaborare tutto quello che è successo nell'ultimo anno con Giove in Ariete, no? Dal 2022 fino a maggio. Nonostante una luna sfidante, un Marte sfidante, sappiate che il cielo con Mercurio, col Sole in Vergine di adesso, anche i pianeti retrogradi, anche Saturno, anche Nettuno, sono dalla vostra. Urano, Giove sono a vostro favore, quindi tutto quello che ritorna, torna per essere processato una volta per tutte, ci vuol dire questa luna in Ariete a fine mese, e poi rinascerete voi più autentici e finalmente coraggiosi per continuare il viaggio verso voi stessi, perché poi la vita questo è un cercare di fare una realtà sempre più simile a noi e non simile a chi ci ha formati, messi al mondo, voluti e anche amati, ok? Quindi state superando i limiti posti da altri, siete delle anime che vengono a fare questo. State facendo evolvere la vostra specie, quindi onore a tutte le persone che si incarnano in questo segno, abbiate la forza di farlo, non cedete sempre, come dire, al vittimismo, perché avete la forza per fare tantissime cose, siete il secondo segno cardinale, siete venuti per far evolvere delle generazioni, abbiate coraggio, ascoltatevi, ma soprattutto questo mese ampliate i vostri orizzonti, conoscenza, ascoltate quello che la vita ha da dirvi e cambiate la vostra esistenza. Arriveranno delle grandi novità, dei grandi progetti, se non sono già arrivati, cioè ci manca qualche settimana, e anche delle conoscenze intorno a voi, nel vostro entourage, che daranno là al cambiamento. Quindi un grande bacio. Ampliate il vostro orizzonte, fatemi sapere come vanno le cose e che cosa succede. Buon mese. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, benvenuti a questo mese. La Venere nel vostro segno è tornata diretta dal 4 settembre, quindi tutte le cose che voi pensavate, tutte le revisioni che voi avete dovuto fare, anche le dinamiche sentimentali che si sono riproposte, il vostro modo di amare, i desideri, la voglia di apparire, la voglia di gratificarvi, la voglia di riscoprire il vostro vero potere personale, che non è più che legato all'immagine, diciamo alla presenza, è legato alla sicurezza in voi stessi, no? Alla vostra regalità e alla vostra centratura che di solito vi pongono ad esempio per gli altri. Adesso finalmente, da quando Venere è tornato diretto e ha iniziato un felice matrimonio con Marte in bilancia, io immagino che voi possiate dirmi che le cose da 4-5 giorni a questa parte stanno prendendo forma, ci sono stati dei miglioramenti nelle coppie, inizia a crearsi distensione, se ci sono stati degli attriti ritorna un dialogo costruttivo in varie situazioni. Se attraverso questo dialogo costruttivo voi vedete che non c'è più il motivo per andare avanti in alcune situazioni che possono essere di amicizia, sentimentali, anche familiari, possono come dire, anche le relazioni familiari, affettive, con amicizie di lunga data, con cugini, possono riprendere una piega costruttiva, il che non vuol dire, se voi avete compreso che con queste persone vibrate ad una frequenza diversa, non vuol dire un connubio stretto, un ritorno alle origini, a rapporti stretti, all'equilibrio e fondamentalmente al rispetto per voi e per gli altri. Quindi è un momento che durerà fino al 10-12 ottobre benedetto, e che è un percorso interiore che adesso sta iniziando a dare i suoi frutti, ma quando a fine mese, il 29 settembre, ci sarà la luna piena in Ariete, lì proprio tutto quello che si è sedimentato, tutto quello che doveva essere, inizierà a materializzarsi, perché voi avrete il coraggio, avendo pensato, avendo riflettuto e avendo recuperato il vostro potere personale, ci sarà proprio un momento di rinascita
e di riconnessione proprio a se stessi. Quindi un momento sarà di grande forza, di grande passione, un momento di grandissima intensità, che passerà ovviamente per l'amore, per la creatività, per il divertimento, per l'eros, per i nuovi incontri, ma soprattutto segnerà una nuova tappa, come dire, verso una nuova fase evolutiva. Voi siete persone che vogliono sempre migliorarsi, quello che vi salva, quello che salva il leone a volte dalla sua arroganza, dal voler avere ragione a tutti i costi, è quel dubbio, quella vocina che vi sussurra nelle orecchie: e se così non fosse, e tu rimanessi indietro rispetto alla vita, perché si sa che chi vuole avere sempre ragione dà come idea, ha come presupposto quello che non ha niente da imparare di più degli altri, e questo è un buon modo per non migliorare mai e per non progredire mai. E invece voi vi salvate per questa spinta a voler essere sempre i primi, i pionieri nella scoperta delle cose, perché non c'è niente di inaccessibile a voi. Questo è il vero, quella voce interiore, quel qualcosa di sacro che vi parla dentro e che vi permette di andare lontano. Questo mese, a fine mese, risentirete quella voce, risentirete quel carisma, risentirete quell'energia che vi porterà lontano e vi permetterà di espandere in altri settori della vostra vita l'equilibrio e la pace e l'armonia che state sperimentando adesso, ora che la Venere in Leone è tornata diretta e Marte in Bilancia, ripeto, stanno facendo questo matrimonio positivo. Ovviamente è un momento in cui tra viaggi, spostamenti su e giù, sia nel lavoro, sia nella coppia, sia nello studio, incontri, contatti, notizie, questo è un momento molto intenso. C'è chi ovviamente è tornato a scuola e la possiamo tradurre in questo modo, però ci sono anche dei leoni e degli ascendente leone che hanno un'età diversa da quella scolastica, no? E quindi o vogliono tornare veramente a scuola a studiare, o stanno prendendo contatti di lavoro, stanno facendo un percorso di miglioramento, stanno facendo un corso, una crescita, stanno frequentando una nuova realtà. Questo è un momento davvero molto bello per il leone. Laddove invece voi non trovaste questa soddisfazione, ragazzi, e laddove questo Marte in Bilancia, che sta stimolando molto le comunicazioni e gli spostamenti, vi stesse portando delle tensioni, io vi invito a riflettere, io vi invito a sfruttare questo aspetto celeste molto positivo fatto da Venere in Leone e Marte in Bilancia per cercare di trovare la verità nelle cose, di mettervi in discussione e di capire dov'è l'errore, perché l'errore vuol dire che c'è e non lo volete vedere. Quindi la colpa non soltanto agli altri, la responsabilità. La colpa, mi è uscita una frase legata ad un vecchio retaggio: la responsabilità non è soltanto degli altri. Gli errori potrebbero essere, dato il transito che si cela, o cadete nell'errore delle ottave basse del vostro segno di voler imporre la vostra volontà a prescindere, quindi schiacciante, e di non rispettare la volontà dell'altro. Potrebbe esserci questo, quindi dovreste lavorare un po' sul rispetto e sull'empatia. Un'altra volontà, un'altra problematica che si può manifestare a causa delle ottave basse del leone è che voi scusate se ho mosso la telecamera, è che voi vi rivolgiate e parliate alle persone sbagliate, persone che magari non meritano, che vi portano al loro livello. Voi cercate in ogni modo di cercare di provare a farli comprendere, ma se le tensioni, come qualcuno mi ha scritto, se non si cava un ragno dal buco, se siete soltanto esausti e se le cose non migliorano, dovete smettere di relazionarvi con quelle persone, dirigere l'attenzione verso di voi
e cambiare la realtà con i comportamenti. A volte si ottengono più risultati con la non attenzione, quindi con lasciare andare le persone e focalizzarvi su di voi, che sul tendere necessariamente una mano a persone che da quell'orecchio non ci vogliono sentire o che traggono invece, no, benefici da questa cosa. Quindi chiedetevi, chi ha delle problematiche con questo cielo, siccome siete in un corridoio energetico che vuole che voi cresciate, quindi che capiate anche dov'è l'errore, chiedetevi se vi state imponendo troppo, quindi c'è un po' di arroganza su cui lavorare a favore di una maggiore umiltà e consapevolezza, o se vi state abbassando troppo. Io credo che nella risposta a questa domanda potrete trovare un suggerimento, perché state evolvendo tantissimo anche voi, state lavorando sul karma familiare e quindi probabilmente queste dinamiche che si stanno dovete essere più lucidi riguardo alle dinamiche familiari che tendete a riproporre. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa riflessione e godetevi Venere e Leone unita a Marte in Bilancia. Un bacio. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questo mese per voi, tra l'altro il mese del compleanno, quindi tanti auguri di buon compleanno a tutte le persone che finora hanno compiuto gli anni, no? per non darlo in anticipo ad alcuni. Allora ragazzi, voi state probabilmente da fine mese scorso, quindi dal 31 agosto, state ripercorrendo attraverso un mese abbastanza impegnativo e quindi probabilmente con dei compleanni abbastanza impegnativi, state ripercorrendo forse un sunto, state facendo un riassunto, un recap degli ultimi 6-7 mesi. Cioè, quello che Saturno, che sta chiedendo molto a voi amici della Vergine, con l'ascendente Vergine, o con la luna in Vergine, cioè con tutti i pianeti in Vergine, chiunque abbia dei valori in Vergine ha una commissione d'esame di fronte e deve rendere conto spesso di quello che fa, ok? Ovviamente più i valori sono personali, più si tratta di segno ascendente, luna, anche Mercurio in Vergine è molto potente in quanto è comunque in sede, ha delle revisioni costanti. Spesso mi chiedete quando finisce, quando capite qual è l'errore e lo correggete. Quindi questo compleanno sembra essere un compleanno molto importante, questo mese è molto importante perché l'universo vuole che voi abbandoniate necessariamente degli schemi, che sono quegli schemi legati a, da un lato, la critica, l'essere pignoli, il dare molta importanza a quello che voi sapete e poi però nella pratica non riuscire a bilanciare questo modo di fare con l'empatia, con l'emotività. Quindi c'è una lotta continua fra cerebrale ed emotivo. Questo è un anno buono per trovare un equilibrio, la soluzione è trovare l'equilibrio. Perché dico che è un anno buono? Perché ci sono i punti di Talete, c'è Plutone in Capricorno e ci sono Giove, Urano in Toro, punti di Talete, cioè quando trovate quei pianeti che si mettono in mezzo alle opposizioni e che cercano di trovare una quadra, cioè che vi danno delle soluzioni, vi fanno incontrare delle persone, vi fanno fare dei percorsi, vi fanno capire a un certo punto qual è la chiave. La chiave è l'equilibrio, cioè non esagerare né in un verso né nell'altro, ok? Quindi non essere eccessivamente evasivi, poco chiari, e quindi inevitabilmente chi non è poco chiaro è una persona che non vuole prendere una posizione e mantenerne diverse, no, di comodo, e quindi c'è una manipolazione. Voi venite da un lato ombra che è nel segno dei pesci e state facendo, e quella fa parte della vostra, come dire, della vostra energia, il lato ombra dei pesci. In questa esistenza, in questa incarnazione, state facendo esperienza per conquistarla della lucidità, della razionalità, quindi dell'essere consapevoli in qualche modo che le cose vanno in questo modo perché stanno così. Quindi anche
smettere un po' di raccontarsela, anche smettere un po' di addolcire la pillola, il fatto che riuscite più facilmente ad essere critici con gli altri, ma avete un dolore al cuore quando sono critici con voi, ok? Ci vuole la misura, tanto voi riuscite a vedere negli altri qualcosa e magari ad aiutarli attraverso la puntualizzazione dell'errore, tanto poi quella cosa dovete accettarla quando qualcuno vi tende una mano, vi aiuta e cerca di farvi vedere che anche voi come tutti i comuni mortali avete, no, sbagliate, ok? E altra consapevolezza, che la spiritualità è tanto importante quanto la scienza e quanto il sapere. Questa è un'altra dicotomia da equilibrare nella vostra incarnazione. Di solito o rifiutate l'una o rifiutate l'altra. Non c'è bisogno di rifiutare nulla, c'è bisogno di integrarle, perché alcune nozioni sono valide di una e altre nozioni sono valide dell'altra polarità. Quello che magari va sindacato è la qualità dell'una e dell'altra, di entrambe, dell'una e dell'altra, perché a volte sotto l'etichetta di spiritualità ci sono delle persone che tutto hanno tranne che di spirituale, sotto l'etichetta di scienza c'è tutto tranne qualcosa di, come dire, di razionale e di sensato. Dietro a queste etichette, no? Dietro a queste qualifiche dietro le quali si presume ci sia dello spessore, appunto della qualità, bisogna invece come dire, sviluppare l'occhio per capire che per fare i distinguo, no? I dovuti distinguo. Quindi la vostra è un'incarnazione di lucidità, che è una lucidità finalizzata a trovare un equilibrio, cioè una via di mezzo fra ragione e sentimento, fra scienza e spirito, fra presenza e assenza, quindi non fare troppo poco, cioè o scomparite che uno non vi vede più, oppure siete sempre lì nella speranza di avere, no, un contatto, di sentire quella persona, e quindi magari state troppo addosso. Questo grazie a Marte in Bilancia, alla presenza di Marte in Bilancia, è un ottimo aspetto con Venere che fa comprendere le cose. Grazie a un momento così, come dire, importante come il compleanno, che segna veramente un punto zero da cui ripartire con nuove consapevolezze, quindi un Mercurio retrogrado congiunto al vostro Sole, quindi un momento di revisione, opposto a Saturno in Pesci e opposto a Nettuno, quindi sgancio degli schemi. C'è stata sicuramente, grazie alla Luna piena in Pesci, forse un ritorno di vecchie dinamiche, vecchi modi di fare vostri, che sono riemersi come un'ondata, come un'alta marea poderosa, e è arrivata Milla, già Milla. Quindi può essere stato un compleanno che ha visto delle ondate emotive, dei vecchi schemi ritornare prepotentemente, e che ci sia, grazie alla presenza di Mercurio retrogrado, del Sole in Vergine, di questi punti di Talete e di Marte in Bilancia, che chiede equilibrio, che ci sia la consapevolezza di trovare un punto al centro, no? Quindi anche di sviluppare l'empatia, come abbiamo detto all'inizio nell'introduzione di questo video, tra quello che pensate voi, quello che pensa l'altro, e cercare di fare una mediazione di queste cose. Quindi ricordatevi, siate lucidi da capire dove bisogna mettere un inizio e una fine, siate lucidi da trovare sempre una sorta di compromesso, una sorta di equilibrio. So che voi non siete nati nel segno della Bilancia, ma siete coloro che li precedono, e il vostro inconscio, no? la vostra psiche rappresenta un po', la vostra mente, la vostra psiche rappresenta un po' l'inconscio, il segno della Bilancia. Quindi noi abbiamo sempre qualcosa in comune con i segni che ci precedono e con i segni che seguono. Quindi
c'è questa freccia al vostro arco da perfezionare, da utilizzare, l'equilibrio, e poi ovviamente c'è questa cosa, serve proprio per migliorare le relazioni sentimentali, cioè non è un caso che in questo compleanno, col Mercurio retrogrado, con i punti di Talete, con l'opposizione della Luna, con la congiunzione della Luna a Saturno e a Nettuno, i genitori, il karma familiare e gli ideali gonfiati a palla per farveli vedere, opposti a Mercurio in Vergine retrogrado, che vi fa o ci arrivate da soli o c'è qualcuno a fianco a voi che vi fa vedere tutte le incoerenze, tutte le esagerazioni, tutti gli eccessi, tutto il fumo nettuniano che vi siete portati sulle spalle, appunto come karma familiare, come ideali fino ad oggi, e il tutto finalizzato a cosa? Finalizzato a migliorare le relazioni sentimentali e l'amore grazie a questa bella Venere in Leone, che chiede a tutti di scegliere, ok? Di prendere una posizione netta, trasparente, quindi di privilegiare i rapporti alla luce del sole, netti, definiti, cioè ciascuno di noi dovrebbe scegliere il suo eletto, la sua eletta, e far sì che che ci si avvicini sempre un pochino a quella che è la coppia sacra, cioè al rispetto dell'amore e dell'altro. Il tutto Venere in Leone in ottimo aspetto con Marte in Bilancia, cioè l'empatia, il tener conto del volere dell'altro insieme al vostro, senza trascurare nell'uno e nell'altro e senza che ci sia una supremazia o un gioco di potere, ma che ci sia un grandissimo equilibrio. Quindi io vi auguro che questa lettura, questa mia interpretazione personalissima vi aiuti a trovare delle chiavi di lettura di questo mese, del compleanno. Fatemi sapere nei commenti se la luna piena in pesci, che ha aperto questo corridoio energetico così catartico che terminerà a fine mese, ha portato quello che vi stavo suggerendo io. Vi mando comunque un grande bacio, festeggiate alla grande il compleanno e trovate l'armonia dentro di voi. Cari amici della Bilancia, cari amici con l'ascendente Bilancia, benvenuti a questo oroscopo mensile che vi vede un pochino indaffarati, no? O un pochino sollecitati dai transiti, perché c'è Marte che è l'opposto, diciamo, della vostra natura venusiana, che è il dio della guerra, dell'azione, dell'eros, di quello che volete, ma è un po' belligerante. Nel segno della Bilancia fa il suo ritorno sul vostro segno solare o sul vostro segno ascendente dopo 2 anni e inaugura una sorta, ovviamente Marte in Bilancia già credo dal 27 o dal 29 agosto, quindi avete già avuto occasione di assaporarne le tensioni, che non sono soltanto, confermo, il 27 o il 28 agosto, quindi le tensioni non sono state soltanto appannaggio della super luna blu, ma siccome un ritorno di Marte sul Sole e sull'ascendente vuole intendere qualcosa, cioè vuole far sì che voi abbiate un atteggiamento propositivo, deciso, che dimostriate, come dire, il vostro volere, che prendiate una posizione, che in qualche modo l'universo vi spinge, no? A fare qualcosa, a fare un cambiamento, a raggiungere un obiettivo. Di solito i periodi in cui Marte va sul Sole o sull'ascendente, anche sulla Luna, sono dei periodi, nel vostro caso, di polemica, perché Marte in Bilancia di solito è un Marte un po' polemico. La polemica ci può essere nei rapporti interpersonali, ma si può anche combattere a carte bollate, visto che voi avete una forte connotazione con la giustizia, magari per una causa, per fare un ricorso, per risolvere una situazione. Però di solito quando Marte torna sul Sole o sull'ascendente non è un periodo magari di tranquillissima vacanza, e se di vacanza si tratta,
può essere una vacanza molto itinerante, cioè c'è sempre una grande energia di fermento. Ora, la polemica e la disputa sono all'ordine del giorno. Per fortuna Venere, il vostro governatore, è in ottimo aspetto con Marte, quindi dovrebbe darvi, anche se una Venere leonina, insomma, abbastanza orgogliosa e vanitosa, dovrebbe darvi la grazia di Dio di non fare magari polemica dovunque, ma la nobiltà di riuscire a, come dire, armonizzare. Sono transiti forti, nel senso, a livello di ego, di vanità. Marte in Bilancia e Venere in Leone sono forti, quindi chi pecca un pochino, no? di vanità e un po' di amor proprio potrebbe esagerare eventualmente, se non è il caso, se già magari tendete, tenete conto che potreste esagerare, no? Quindi cercate di limitare il danno. Ovviamente poi dipende da ogni situazione è a sé stante, c'è chi potrebbe esagerare con il mettersi in mostra e magari diventare eccessivo e quindi dare adito a una serie di conseguenze, c'è chi invece polarizzando tutt'altra qualità del segno della bilancia ha cercato di conciliare, di sopportare, di equilibrare delle situazioni o relazionali o lavorative che probabilmente con questo Marte in bilancia potrebbero arrivare, non dico ad un punto di rottura, ma insomma potrebbero vedere una parte invece molto intensa, dove chi ha sopportato tanto perde quella pazienza, no? Quindi possono esserci, ecco, dei momenti delle fasi di intemperanza personale. Una terza opzione può essere quella in cui voi siete stati indecisi sul da farsi riguardo ad una situazione sentimentale e adesso, dopo la retrogradazione della Venere in Leone, che è tornata diretta, che vi ha dato il tempo di rivedere tutta una serie di cose, in ottimo aspetto con Marte in bilancia, vi ha dato la possibilità, adesso avrete la possibilità e anche il coraggio e la volontà di fare chiarezza e di prendere delle decisioni importanti. Il transito in sé è un po', come dire, esuberante perché c'è Marte, però è molto buono. Solo che da quello che mi avete scritto nei commenti e nei messaggi privati su Instagram, non tutti, insomma, la bilancia sta patendo, tutti mi chiedete quando finirà. Quando avrete capito il messaggio che si cela dietro a queste problematiche. Quindi la Venere Leone retrograda, che magari può nel vostro caso aver creato o riportato a galla delle problematiche, vuole che voi siate trasparenti, cioè la Venere Leone è una Venere chiara che chiede chiarezza, trasparenza, univocità, quindi prendere una scelta, essere coerenti e portarla avanti, quindi magari non tenere il piede in due staffe, non essere ambiguo, non prendere una posizione in una situazione in cui la dovete prendere, esporvi, ok? Non cercare di salvare capra e cavoli, magari sempre. Ecco, questo forse chi non è riuscito, non se l'è sentita, non ha voluto prendere una posizione in qualche modo, può essersi incasinato la vita perché non ha fatto quello che era l'ottava alta del pianeta, cioè il suggerimento migliore del pianeta e quindi non avendo risposto ad una chiamata prende il contraccolpo, perché poi sulla Terra funziona più o meno così: finché non risolviamo un problema, quello da solo non si risolve, è probabile che peggiori, cioè siccome sulla Terra l'energia è in divenire, cioè le cose o peggiorano o migliorano, uguali, no? Come un vestito in un armadio non ce le ritroviamo. Quindi se una cosa è arrivata a livelli di accettabilità, insomma, no, già precari, far finta di niente non è detto
giusto che che possa portare a risolverla, ok? Quindi, ma poi ovviamente ogni cosa va valutata, queste sono delle indicazioni generali. Se questa Venere retrograda aveva portato dei casini, vuol dire che c'erano delle posizioni, c'erano delle scelte che non avete fatto, c'erano delle cose che non avete risolto, che andrebbero risolte nella trasparenza, e questo Marte in bilancia adesso porta o le conseguenze di quelle scelte che non sono state fatte o l'impellenza di fare queste scelte. Voi siete nel corridoio, tutti noi siamo nel corridoio energetico iniziato il 31 agosto con la luna piena in pesci, la super luna blu, che termina il 29 settembre con la luna in Ariete. È un percorso interiore, la super luna blu è andata a sollecitare prima Saturno retrogrado in pesci, no? Poi Nettuno, quindi è una luna che è un corridoio energetico molto intenso proprio dal punto di vista dello scavo interiore, degli ideali, delle idee, delle emozioni, nelle quali grazie a Sole in Vergine e Mercurio retrogrado in Vergine sembra che ci sia la necessità di fare ordine. Quindi io ripeto, verso il finire di settembre, con la luna piena in Ariete, mi raccomando non fate colpi di testa, cioè cercate di prendere delle decisioni prima, perché poi quella sarà una luna talmente sparata, opposta a Marte, che vi farà perdere la grazia di Dio di cui di solito siete portatori. Quindi occhio alle intemperanze per i giorni di fine mese, anche per le intemperanze di questo periodo. Cercate di, è tornata Milla, cercate di fare chiarezza dentro di voi, di mettere ordine dentro di voi, consapevoli che da fine mese potrebbe esserci un cambiamento o lavorativo o sentimentale che poi andrà a rompere appunto le abitudini. Il passato segnerà un nuovo inizio, molto più individualista, forse con un periodo di un po' di colpi di testa. Quindi valutate bene prima quello che fate, perché poi insomma l'energia sarà tale e tanta per cui siete già un bivio adesso, a un certo punto prenderete una strada, ok? Che sia quella più giusta per voi, come Marte in bilancia vuole che vi faccia stare bene, ma soprattutto che sia pensata. Quindi fatemi sapere nei commenti se questa lettura, se questa interpretazione vi è tornata utile. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo vostro passaggio importante. Ci vediamo al prossimo video. Cari amici dello Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, per voi questo mese di settembre sembra essere un mese particolarmente intenso per quanto riguarda i sentimenti, proprio l'amore, il modo di vivere le relazioni. C'è la necessità, da quello che dicono le stelle, di fare ordine. L'ingresso trionfale di Milla, che si è fatta vedere a spizzichi e bocconi fino adesso, ma più che altro che il fatto che si sia manifestata la prendiamo per buona, sta fumando a livelli incredibili. Allora, già noi sappiamo che gli amici dello Scorpione con Giove opposto quest'anno, fino a da maggio 2023 a maggio 2024, come abbiamo detto abbondantemente nel video, che vi invito a rivedere ogni tanto, soprattutto voi, non dovrebbero prendere delle decisioni importantissime se non erano già state ponderate molto prima. Si tende ad essere impulsivi e soprattutto è consigliabile seguire le regole, no? Si sa che lo Scorpione insomma è un po' un affabulatore, maliardo, ama controllare, ama sedurre, non riesce molto a star nel suo, ok? Questo perché quelle poi sono le ottave innanzitutto perché è un conquistatore, perché è il figlio di Marte, ma è anche il figlio di Plutone, e Plutone, oltre ad essere un guaritore, no? Oltre ad essere un taumaturgo, è anche un indagatore, quindi c'è proprio la tendenza a guardare gli altri, ed è un pavone, ok? Un pavone che finge di non esserlo,
ma lo è, cioè c'è una vena di esibizionismo, di istrionismo e di esibizionismo, quindi di sposare le situazioni, di farle proprie, di vedere che cosa si prova, di vivere queste esperienze e poi di gestirle, no? Di far vedere quello che sanno fare e anche di manipolarle, no? Di gestirle. E con Giove opposto sarebbe meglio non farle, perché? Perché si paga il dazio, cioè c'è il... È arrivata anche Jolie, c'è il... Vedete che siamo affollati senza neanche dirlo, cioè si paga il contraccolpo, quindi benedetto quello Scorpione che riesce a stare nel suo, ok? Ora, nel suo in tutti i sensi. Questo mese, ovviamente voi, oltre a Giove oltre a Giove in Toro e Urano in Toro, avete Saturno nel segno dei Pesci che vi chiede proprio di maturare, di crescere, quindi di sviluppare le ottave alte nelle dinamiche sentimentali, se ci sono degli amori portati avanti che non erano amori per le ragioni sbagliate, se c'erano delle relazioni nelle quali non vi siete comportati al massimo o se stavate con delle persone che non si sono comportate bene, con questo Saturno da qui a 3 anni, ma probabilmente anche prima, insomma soprattutto con Giove in Toro, i nodi vengono al pettine. Questo è un po' il summit di tutto questo anno, dal 3 marzo a maggio dell'anno prossimo. Il filone è un pochino quello. Scusate se mi vedete che mi distraggo, ma Jolie salta dove non dovrebbe. Ora, questo mese, dalla luna piena, la super luna blu in Pesci, fino a fine mese, quindi a fine settembre con la luna piena in Ariete, quelle che sono state altamente sollecitate sono proprio le dinamiche sentimentali dell'amore, amore e passioni in generale, perché c'è anche lo Scorpione che ha una vita sentimentale equilibrata e quindi questa superluna era talmente potente che si è riversata su altri settori. Se non sono tornate per essere messe in ordine le relazioni sentimentali, il modo di vivere l'amore, di comportarsi e l'onestà da fare, insomma l'ordine da fare in certi rapporti, l'onestà da portare in certi rapporti, quello che può essersi manifestato e sul quale dovete lavorare in queste settimane è una passione creativa, quindi magari fate un lavoro, siete dei creativi, avete delle ambizioni, volete creare una vostra startup, la fate già. Se si sono presentate delle problematiche con la superluna blu, data l'opposizione di Mercurio retrogrado in Vergine e il Sole in Vergine, c'è bisogno di guardare con occhio critico a quella che è la situazione e apportare i dovuti cambiamenti, come Urano e Giove in Toro, che in questo caso fungono da punto di talete, cioè da punto di svolta, suggeriscono. Quindi attenzionate le problematiche o sentimentali o legate alla vostra passione creativa, volendo anche ai figli, perché la casa nella quale avete avuto la superluna blu è una casa che ha varie simbologie. Anche con i figli c'è bisogno di mettere le cose in chiaro, di applicare le regole, di chiedere disciplina probabilmente. Date a Cesare quel che è di Cesare, prendetevi la responsabilità voi, se gli assenti siete stati voi, cercate di rimediare, di instaurare un dialogo con i figli. Se invece avete concesso troppo e vedete che c'è bisogno di una direzione, cercate di intervenire, di far sì che l'abitudine che scaturisce da adesso sia quella di una maggior disciplina, perché se Saturno retrogrado ha fatto venire a galla queste cose è perché queste cose hanno uno zoccolo duro, cioè un motivo karmico per essere, cioè vi possono creare dei problemi, no? Cioè è una problematica che probabilmente vi portate dietro da più vite, proprio fa parte della vostra mission lavorare su questa cosa, e quindi dove c'è Saturno dovremo sempre essere un po' attenti, genuflessi, cioè premurosi di
risolvere le problematiche, ok? Quindi non fate orecchie da mercante, questa è la cosa. Data la presenza del vostro governatore nel segno della bilancia, c'è l'indicazione proprio in questi ambiti e comunque in tutte le problematiche che si sono verificate, c'è l'indicazione da parte delle stelle di fare la cosa giusta, cioè di applicare una regola giusta, no? Marte in bilancia. Se voi la applicherete, quando dal 12 ottobre Marte entrerà nel segno dello Scorpione e ci sarà molta energia perché Marte sarà opposto a Urano e a Giove, le decisioni che andrete a prendere e la libertà che vi vorrete regalare, no, dai vostri doveri sarà possibile. Quindi ragionate anche nell'ottica che poi dal 12 ottobre fino a fine novembre ci sarà il ritorno di Marte, che è il vostro governatore, nel segno dello Scorpione, questa volta dopo 2 anni, questa volta trigono a Saturno. 2 anni fa si scontrò con Giove e se non erro c'era con Giove in Acquario e con Saturno in Acquario, fu pesantissimo. Adesso invece trova il trigono di Saturno, quindi i cambiamenti che voi organizzate e pensate adesso potranno diventare una fantastica e bella realtà. Però ci vuole rigore, ossequio della regola, darsi delle regole e rispettarle e appunto sviluppare armonia ed equilibrio. Se questa luna piena invece vi ha portato un nuovo amore e voi vi state chiedendo se ha la possibilità di durata, un nuovo amore, una nuova passione per quanto riguarda appunto, no, le vostre attività, aspettate ovviamente che si compia la luna piena in Ariete e voi volete sapere quando potrete avere contezza se questa cosa ha delle fondamenta oppure no. Dal 12 ottobre con Marte in Scorpione, trigono a Saturno, insomma potrete vedere se questa cosa ha il fuoco per ardere nel lungo raggio, nel lungo tempo, nel lungo termine oppure no. Quindi se in questo momento, no, con Mercurio opposto doveste essere un po' critici, un po' insicuri, il consiglio è di darvi tempo per decidere, ok? Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e quali grandi novità vi ha portato questa luna piena, questa super luna blu, perché insomma devono essere cose destinate. Credo nel vostro caso, vi aspetto nei commenti. Un bacio. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questo mese un bellissimo Marte in bilancia a vostro favore, in ottimo aspetto con la Venere nel Leone, vostra amica che è tornata anche diretta, sta creando delle connessioni molto piacevoli, molto positive intorno a voi, quindi le amicizie o i colleghi o un gruppo di studio, un gruppo di crescita personale, si sta creando una bellissima armonia intorno a voi e ovviamente c'è un grande movimento, cioè ci sono delle new entry, probabilmente ci sono dei ritorni, magari avete finalmente la forza di lavorare ad un progetto o di realizzare un progetto, quindi c'è chi inizia a lavorare a qualcosa, c'è chi inizia un nuovo lavoro, c'è chi magari ha dei cambiamenti perché o ha cambiato team o vede delle persone, dei nuovi colleghi che arrivano e arriva una bella ventata di positività e se non ce lo avete e lo cercate, da questo bel movimento, da questa bella energia che gira intorno a voi potreste trovare, dovrebbe arrivare anche l'amore. Non è escluso, a volte non si riconosce subito, anche se questa comunione, questo matrimonio nel cielo, di Marte in bilancia con Venere in Leone è molto armonico, è molto di coesione, quindi crea spesso una tensione, un'energia per cui le situazioni si riconoscono. Mila non è andata via, fa un'ispezione, no? A volte comunque non si riconosce subito, sappiate che chi ha una posizione di Saturno angolare come l'avete voi è una persona che da marzo 2023 al 2026 è soggetta a
rivedere, far evolvere le proprie radici. Tradotto, o incontra una persona con cui mettere su famiglia, una persona con cui è destinata da radici animiche a fare, no? A stringere dei rapporti importanti. Quindi se avete una vecchia relazione potreste dover fare spazio per far entrare un'altra persona. Chi invece magari una relazione già ce l'ha potrebbe vivere la gioia della gravidanza, quindi mettere su ampliare la famiglia, o spostarsi, quindi vendere casa, acquistare casa, trasferirsi, cambiare regione, cambiare città, cambiare paese, ovviamente a seconda del raggio d'azione che una persona si è data come, no? Come range di riferimento per compiersi. C'è chi è esterofilo e chi è molto legato alla propria terra, però già spostarsi da una casa all'altra è un mettere radici da un'altra parte. Sì, Milla, assolutamente. A tal proposito, la famiglia, le radici, persone con cui fare famiglia, tutte queste cose che abbiamo appena citato, tutto questo ambito deve essere, no? Deve essere stato particolarmente sollecitato da questo corridoio energetico, cioè dal corridoio energetico da luna piena a luna piena, da luna piena del 31 agosto fino a quella del 29 settembre, che è in corso d'opera adesso e che è particolarmente sollecitato. Quindi la super luna blu fatta su Saturno retrogrado e poi Nettuno, deve, opposta a Mercurio retrogrado, vi sta facendo, non lo so, mettere ordine, no? Guardare con lucidità, anche con criticità ad alcune dinamiche magari familiari, ad alcune tematiche legate anche a un sogno, legato ad una casa. A volte capita che una persona sogni di andare a vivere in un posto, voglia comprare una casa, la idealizza e poi accade qualcosa, di solito proprio in tempi di grandi retrogradazioni planetarie o in tempi di luna piena con delle opposizioni, che quel sogno si gonfi fino a sgonfiarsi come un palloncino, no? Perché? Perché era dato dall'illusione. Quindi questo è un mese in cui, anche grazie a Marte in Bilancia, in ottimo aspetto con Venere in Leone, vi svegliate, no? Guardate con occhi critici, il che vuol dire che c'è un risveglio, vi svegliate da qualche sonno della coscienza, da qualche annebbiamento, da qualche confusione, da qualcosa, da un ideale sbagliato, e questo è un bene, perché il risveglio vi farà poi selezionare meglio quello che voi cercate per fare famiglia, cioè il posto o la persona che voi cercate, no? per mettere radici, maggiore il vostro grado di consapevolezza, maggiore il vostro grado di risveglio, e più vibrerà ad una vibrazione alta, appunto, per darvi soddisfazione. Più siamo ciechi, no? A noi stessi, più siamo disconnessi da noi stessi, più le persone che incontriamo fanno un po' da specchio a questa disconnessione. Milla non se ne può fare capace. Milla, vieni qui. Quindi questo è un mese intenso di risvegli, è presto per decidere, è invece un momento per prendere delle decisioni definitive, no? Ovviamente si aspetta minimo che Mercurio torni diretto, quindi il 15-16, considerando che ci sono le zone di ombra e di penombra. Chi dovesse prendere delle decisioni importanti, appunto, riguardo a persone, case, cose, se può aspettare, insomma, più aspetta e meglio è. Se voi poi aspettate la luna piena in Ariete del 29 settembre, che è una botta di vita, di amore, di fortuna, proprio nel vostro caso è veramente un booster, sarebbe ancora meglio. Approfittate invece di questo. Milla sta solo scardinando una finestra. Sintomi di evasione, di desiderio di evasione. Approfittate di questa bella Venere in Leone unita in matrimonio pacifico con Marte in Bilancia per
trovare l'armonia dentro di voi e armonizzare veramente il maschile e il femminile. Questa è una cosa molto, quindi lavorare anche alle vostre origini fondamentalmente, e cercare di unire, di creare un'armonia dentro di voi laddove quelle armonie non ci sono state, e crescere, alzare le vostre vibrazioni in attesa della luna piena in Ariete, che veramente vi darà una botta di vita a 360 gradi e anche una botta di libertà. Sappiate che i cambiamenti nella vostra quotidianità non sono ancora finiti, finiranno l'anno prossimo quando Giove entrerà nel vostro segno di opposizione. Là proprio dovrete fingervi morti, probabilmente, poi ne riparleremo. Sto iniziando già a pensare a fare l'annuale del 2024, così ci si va per tempo. Cercate di essere lucidi, razionali e di armonizzare quello che non è in armonia. Io vi aspetto nei commenti per sentire il vostro feedback, sperando che queste indicazioni possano esservi utili in qualche modo. Vi mando un grande bacio, godetevi questo Venere sestile a Marte, che insomma nel vostro caso è veramente una botta di armonia, di amore, di creatività e di upgrade. Quindi io vi aspetto, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Un bacio. Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti a questo mese di settembre, che vede un Sole e un Mercurio retrogradi in Vergine, quindi assolutamente favorevoli a tutti i rappresentanti del segno, a chi ha l'ascendente Capricorno, a chi ha la Luna, Mercurio trigono a Mercurio a maggior ragione, ma anche la Venere, Marte. Tutte le persone che hanno dei valori importanti nel segno del Capricorno vengono aiutati da questo Sole in trigono, da questo Mercurio retrogrado, a fare chiarezza, a comprendere i propri limiti, i propri errori, a mettere in discussione anche il modo di proporsi. Quindi c'è una crescita. Siamo nel corridoio energetico della super luna blu in Pesci del 31 agosto, corridoio energetico proprio che ha sollevato tutti questi confronti, queste riflessioni. Probabilmente avete incontrato una persona critica o comunque razionale, lucida, che ha dato pane al pane e vino al vino, che magari vi ha definito quelle che potevano essere le debolezze, quelli che potevano essere gli ostacoli. Probabilmente avete avuto un confronto, probabilmente molti di voi hanno fatto un percorso di crescita, o hanno letto un libro illuminante, o stanno facendo si sono confrontati con una persona che è servita in maniera severa ma giusta a dare, a definire in maniera razionale quelli che erano gli eccessi, ok? Ed è proprio partendo sembra suggerirci questo cielo, che proprio partendo dal ridimensionamento di certi eccessi, quindi dal prendervi la responsabilità di recuperare alcune armonie, alcune dimensioni, un certo senso della misura, come anche Marte in Bilancia suggerisce, che per voi si aprono tutta una serie di scenari costruttivi, ok? Quindi è un cielo molto positivo. Voi sapete che avete anche Giove e Urano favorevoli, Urano fino al 2026, Giove fino al 2024, e diciamo che il confronto, il superamento di questi, di alcuni gap può portarvi, anzi sicuramente vi porterà a trovare l'amore, migliorare le situazioni sentimentali, migliorare o avere figli, migliorare il rapporto con i propri figli, riuscire ad aiutarli in maniera più costruttiva, o avere figli se lo volete, e anche a sviluppare, a secondare in maniera sana e costruttiva, e se ne volete fare un lavoro anche produttiva,
una passione creativa. Questo è un momento di grande fortuna. Potreste addirittura veramente tentare la fortuna, giocare, tentare la sorte. Fino al 2024 un Giove in Trigono, un Giove abbondante in Toro, può portare, grazie anche alla congiunzione di Urano, non solo delle intuizioni molto favorevoli, ecco appunto per tentare la sorte, proprio di intuizioni si tratta, ma anche per quanto riguarda i figli, delle svolte importanti, potenzialmente positive, volte al benessere, a trovare l'amore, a trovare un equilibrio, a definire la loro dimensione. Voi potete dare sfogo, avete la possibilità di dare sfogo alla vostra creatività, alla passione, al recupero della passione e alla fortuna. Quindi è un momento, è un periodo, perché un momento lo restringe e lo definisce in maniera riduttiva, è un periodo di grande abbondanza, dal potenziale di grande abbondanza, di grande produttività, di grande fortuna, che passa attraverso l'ascolto di se stessi, la centratura con sé e anche una severa ma giusta visione di quelli che sono gli eccessi, perché dagli eccessi, no? Purtroppo passano tutta una serie di cattive abitudini che ci precludono la felicità. Quindi riapritevi al mondo, sicuramente da queste nuove consapevolezze, da queste nuove informazioni che vi sta portando Mercurio retrogrado in Vergine, potete notare se vi siete troppo chiusi al mondo o se avete dato troppo. Ecco, proprio è consigliabile trovare una riequilibratura proprio del modo in cui ci si propone o non ci si propone più, forse per riprendersi da un amore, dato che Urano nel quinto settore, nel segno del Toro, ha avuto recentemente delle quadrature di Marte, per cui mi avete scritto in diversi che le situazioni sentimentali, le persone sono andate in crisi e le persone a cui volete bene, insomma, no, hanno avuto delle problematiche. Adesso allora innanzitutto si può approfittare di questa grande consapevolezza e in questo corridoio energetico anche di ripristinare un dialogo non solo con voi stessi ma anche con l'esterno in maniera più sana ed equilibrata, affinando la propria sensibilità e soprattutto approfittando di questo bellissimo transito di Venere in Leone, che è tornata diretta e che sta formando un matrimonio celeste molto positivo con Marte in Bilancia. Non solo le aspettative di vita sentimentale, le aspettative della vostra vita sentimentale, se c'era un'amaretta, possono essere molto buone per quanto riguarda il recupero, oppure per definire, ovviamente sempre dopo Mercurio retrogrado, i confini di qualcosa che invece recupero non ce l'ho più, e il cambiamento verso il quale state andando. Quindi armonizzate il vostro sentire, armonizzate la vostra voglia di amore con i bisogni degli altri, lavorate un po' sull'empatia. È un periodo molto molto intenso, io la sto mettendo molto molto soft perché questa è l'energia benefica che sotto traccia attraversa i vostri valori in Capricorno. Però con Marte in Bilancia, in ottimo aspetto con Venere e Leone, state anche raggiungendo in maniera attiva, intensa, no? Energica anche dei traguardi, cioè tutto quello che si sta muovendo, tutta l'introspezione, ma anche le azioni di vita pratica che sarebbe bene e che sicuramente state mettendo in atto. Addirittura qui è arrivato il terzo gatto, scusate l'introduzione, è arrivato blu, quindi questo è un oroscopo di grande cambiamento, di grandi energie. Stavo dicendo, tutte queste cose che voi dovete fare, che sicuramente state mettendo in atto, devono portare al raggiungimento di obiettivi volti proprio al miglioramento della vostra condizione e al raggiungimento di quei sogni che forse per troppo tempo vi siete preclusi. Ripeto, investire sui sentimenti, sull'amore per se stessi, sulla ricerca dell'amore, questo sembra essere una scelta positiva. Quindi seguire la passione, mettere in chiaro però anche le situazioni e approfittare di Mercurio retrogrado
non per dichiararsi, quello va fatto sempre dopo, ma Mercurio retrogrado in Vergine opposto ai pianeti in Pesci vi consiglia di non tenere su situazioni ambigue, quindi di scegliere situazioni dove ci sia chiarezza, trasparenza e coerenza. Questo, oltre ai suggerimenti che vi ho dato prima, farà la quadra proprio per i miglioramenti sia professionali che sentimentali e anche di salute per quanto riguarda la vostra esistenza, perché c'è un cielo veramente buono, vanno armonizzate delle cose e va fatta chiarezza in alcuni punti. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, come avete trascorso quest'estate, perché è stata un'estate inizialmente, come dire, bellicosa e poi invece ha iniziato a vedere ordine e miglioramenti. Io vi aspetto nei commenti, so che voi siete sempre un po' più restii a condividere la vostra quotidianità, ma io ci conto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti a questo mese, che è un mese che ha il sapore della ripresa. Marte dal 27 agosto è favorevole, Marte in Bilancia, che dà un assist anche a Venere e Leone, che probabilmente vi ha sfiancati un pochino. Per chi non si fosse perso qualcosa, Venere nell'opposto segno del Leone ha complicato per gli amici Acquario e per gli ascendenti Acquario un po' i rapporti interpersonali, le relazioni, il modo di proporsi, ha riportato a galla probabilmente vecchie dinamiche. Insomma, ci sono stati da fine maggio fino ai primi di luglio, fino al 10 luglio, con l'aggiunta di Marte e Leone, che ha portato delle tensioni nei rapporti, e poi è stata raggiunta da Venere che è tornata retrograda. Ci sono state probabilmente delle tensioni, dei giochi di potere, c'è stato un momento molto teso, no? Tra voi e gli altri, tra voi e il vostro coniuge, il vostro partner. Ci sono state proprio delle dinamiche che sono tornate, ovviamente, che riguardano sempre i giochi di potere che fanno parte del lato ombra del segno dell'Acquario, che appunto viene da un'incarnazione leonina, quindi una esperienza leonina di regalità che porta, diciamo, nei giochi dell'ego a sentirsi superiori, ad essere, no, un po' più arroganti, e in questa vita con l'incarnazione dell'Acquario c'è da guadagnare invece, come si dice, la solidarietà con il prossimo, il mettersi sullo stesso piano degli altri, quindi non fare due pesi e due misure, lavorare proprio lavorare per la società, proprio a favore anche degli altri, no? Quindi sperimentare una situazione paritaria e spinta più alla socievolezza invece che all'arroccarsi su posizioni nette e definite, che proprio fa parte della rivoluzione acquariana e quindi del segno dell'Acquario. Ovviamente ci sono delle prove per, come dire, è insito in questa incarnazione, c'è la prova. Perché? Perché sono i figli di Saturno, cioè la condizione sine qua non un Acquario può dire di aver equilibrato la sua esperienza leonina con la dimensione, no, acquariana, che è quella proprio dello stare in mezzo agli altri e sentirsi come loro, è data dall'applicazione delle regole Saturno. Quando l'Acquario invece di fare questo ritorna, come dire, si regredisce alla situazione, alla condizione leonina per cui si crede unico, no? E insostituibile, allora Saturno pone, no, la falce di Saturno o tronca il rapporto o comunque dà una prova all'Acquario per fargli comprendere che sta errando, perché comunque i figli di Saturno, Acquario e Capricorno, hanno delle incarnazioni di grande responsabilità, vengono a portare la regola, il rigore e poi la libertà e poi la libertà che dalla conoscenza e dall'applicazione delle regole deriva, no? Quindi questo è e se non diventano come dire la regola,
di solito si trovano a vivere delle tensioni. Quindi, siccome non basta un'incarnazione per risolvere, no, tutte le questioni karmiche dell'anima, dell'ego, che insomma sono cose di grande portata e pochi di noi sono magari proprio degli asceti, allora è probabile che negli ultimi mesi si siano riproposte queste dinamiche che hanno portato quindi forse l'amico dell'acquario, l'amica dell'acquario o a dei momenti di solitudine, perché poi è quella più o meno la dinamica che si crea quando c'è l'eccesso, quindi o delle dinamiche di solitudine o di rabbia, no? Perché l'Acquario prende queste cose come una provocazione. Allora, adesso con Venere che dal 4 settembre è tornata diretta, è sempre in opposizione, ma annebbia di meno. E grazie al matrimonio celeste che Venere, pianeta comunque dell'amore, fa con Marte in Bilancia, è possibile beneficiare per tutto il mese di settembre fino ad ottobre inoltrato, fino al 10-12 di ottobre, di una rinnovata armonia sentimentale, in primis con se stessi, no? Quindi rendersi conto, adesso ci sono anche i transiti, c'è anche l'energia per rendersi conto, per sviluppare un po' di empatia, per capire come può essersi sentita l'altra persona, che sia una relazione o che sia un qualsiasi altro rapporto. Qui l'amico Acquario sta perfezionando proprio le dinamiche relazionali, di cui ovviamente il matrimonio, l'amore e i contratti di lavoro sono, come dire, la prova regina, no? di come noi ci relazioniamo, di quello che noi diamo agli altri, insomma dell'energia che noi mettiamo all'interno di una dinamica interpersonale. Quindi adesso con Marte in Bilancia c'è anche una volontà di conciliazione, c'è meno rabbia, c'è la distensione, c'è il potenziale per mettersi, ecco, in discussione, per capire dove era l'errore, come si può essere sentita l'altra persona o come vi siete sentiti voi, se in un Acquario ad ottave basse magari siete andati a prendere, per fare l'esperienza, no, dell'umiltà e per perfezionare la vostra incarnazione, magari siete andati ad attingere l'egocentrico, la persona ego riferita che appunto incarna le qualità leonine non luminose, e che quindi se magari siete stati voi nel gioco forza a subire le intemperanze di qualcuno, magari adesso con Marte in Bilancia riuscite a comprendere a cosa non sottostare più, no? Quindi con una Venere diretta in Leone a riprendervi il vostro potere personale, la vostra fiducia e a compiere delle azioni, grazie a Marte in Bilancia, che vi liberino da queste catene. Questo ovviamente nel contesto, no? Nel quadro celeste di pianeti retrogradi che riportano delle dinamiche da risolvere definitivamente, e nel quadro del corridoio energetico da luna piena, da superluna blu in pesce del 31 agosto alla prossima luna piena che sarà in Ariete, che è proprio un corridoio di dinamiche interiori da recidere, disfunzionali da recidere, no? Nel vostro caso sicuramente i giochi di potere, l'ego e le dinamiche di coppia. Adesso con Marte in Bilancia o avete trovato o da soli siete riusciti a comprendere questa cosa, o grazie ai consigli di una figura competente che vi sta facendo notare delle dinamiche, vi sta aiutando a prendere delle responsabilità, potete creare finalmente questa rete di armonia affinché poi prendiate le vostre decisioni, no? Quando Mercurio sarà tornato diretto, e affinché una comprensione profonda, no? Un'armonia profonda scenda dentro di voi e faccia in modo che certe dinamiche, certe questioni, certi giochi dell'ego non si ripresentino più, o comunque non con l'intensità e le tensioni appena passate. La luna piena poi di fine mese sarà
molto buona per voi. La luna piena in Ariete è una grande amica degli amici dell'Acquario, perché vi darà nuova vitalità e un nuovo lancio, proprio per proporvi agli altri, no? Una nuova apertura, una nuova finestra, un nuovo inizio nella comunicazione, un esordio, una nuova veste di voi, un nuovo modo di relazionarvi, molto buona per chi lavora nella comunicazione o alle vendite, per esempio, o per chi intende studiare, rimettersi in gioco e iniziare un nuovo percorso di competenze. Quindi questo è un cammino interiore nel quale dovete troncare qualcosa col passato legato alle disfunzioni dell'ego e aspettare che arrivi questa bella luna piena in Ariete che vi dia il là per ripartire e riprendere il vostro largo. Io vi do un grande bacio, vi aspetto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, abbiamo Milla qui in totale fusa, proprio in piena fase di fusa, la prendiamo come un regalo, un buon auspicio, perché voi siete nel corridoio energetico uno dei più intensi, no? Più importanti di questo anno, perché c'è stata la luna piena blu, la super luna piena blu, Similla, il 31 agosto nel segno dei pesci su Saturno che è retrogrado. Saturno è in pesci sul vostro sole, quindi questi sono 3 anni che chiudono un macrociclo iniziato a metà degli anni 90. Per chi non c'era è un momento molto, per chi è molto giovane, no? È un momento molto intenso, perché un Saturno sull'ascendente definisce il vostro personaggio, un Saturno sul sole porta degli incontri sentimentali importanti, porta delle scelte importanti, molto ponderate, no? Molto sentite, anche molto impegnative per quanto riguarda lo studio, il lavoro. Cioè il tempo di Saturno, che sono poi circa 2 anni e 7 mesi, circa 3 al massimo, è un tempo sempre molto importante, no? È un tempo determinante per le nostre vite, di svolte. A volte sono cose maturate e guadagnate nel tempo, a volte sono cose che, quando non c'è solo Saturno, ma ci sono altri pianeti in pesci come li avete avuti voi con Giove magari negli anni scorsi, esca così il coraggio, cioè si creino quasi improvvisamente, ma in realtà era il frutto di un lungo lavoro sotto traccia, si creano quasi improvvisamente le condizioni per dare una svolta alla propria vita. Con una luna piena come quella che avete avuto voi poco meno di 10 giorni fa, è chiaro che non è un periodo come gli altri, nel senso che state riflettendo molto, vi state chiedendo cosa fare, insomma, state decidendo la persona giusta, probabilmente un momento di solitudine, probabilmente un momento un po' introspettivo. Se siete in una relazione magari la state valutando molto. Perché? Perché quando comunque passa Saturno è un pianeta che congela un po', è un pianeta che restringe, non è un espansore come Giove, quindi tende a rendere molto introspettivi, molto riflessivi, magari uscite poco, magari c'è poca voglia di divertimento assoluto, è come se si sentisse il peso della responsabilità, di dover fare delle scelte, di investire il tempo in maniera diversa, ci si sente un po' vecchietti, no? Perché? Perché proprio è un transito di maturazione, quindi se vi sentite leggermente spenti, attenzione, rispetto a prima e avete la congiunzione di Saturno, ci sta con la natura del transito. È pur vero che se la persona si trovava in una situazione di non amore della vita, ci si può buttare particolarmente giù. Voi tenetene conto, quando il malessere, Saturno può portare anche le depressioni, ora che non sia tabù, questo, che non diventi un ottimedico e non pensate di risolvere la depressione, ragazzi, e i disturbi dell'umore importanti con l'astrologia, perché l'astrologia non è assolutamente una cura, l'astrologia è una spiegazione, ok? Ma non te lo deve dire l'astrologo se stai male, no, dovete rivolgervi a un medico, ai medici, non fate cose da soli, assolutamente, senza che io ve lo dica, e fatevi seguire da figure preposte e qualificate a fare queste cose.
è detto che Saturno può portare queste cose, perché è proprio un pianeta che appesantisce, che può portare anche un senso di isolamento, quindi dipende da come ci arriviamo. Se una persona era già stanca, se una persona ha fatto degli errori di valutazione quando c'è stato il Giove in pesci, se una persona si sta riprendendo da delle perdite, se una persona è già arrivata con un senso di privazione, è chiaro che Saturno porta già, cioè non è un pianeta che dà speranza, Saturno è un pianeta che dà responsabilità. Ora, ovviamente, questo non è per spaventarvi, però siccome mi avete scritto in diversi, ma questo Saturno doveva portare chissà che... Saturno non è neanche tanto un Giove, ragazzi, non è un carnevale di Rio. Saturno, eh, se abbiamo lavorato bene in un ambito che era giusto per noi, fa consolidare, crescere, consacrare il successo. Se la persona è giusta ti sposi, se la persona è sbagliata ti lasci molto probabilmente, o inizia a succedere la qualunque, perché l'universo ti sta facendo capire che non c'è trippa per gatti, cioè non ci sono i presupposti affinché questa cosa duri, cioè non è seria, ok? Stessa cosa per il lavoro, stessa cosa per lo studio. Se una persona cambia corso di studi con Saturno, è probabile che sia già infelice in quello che faceva e che quindi non si è laureato, ha cambiato, ha mandato magari a monte tutto, perché Saturno è un severo maestro che giudica innanzitutto il nostro operato e le nostre scelte. C'è chi fa dei capolavori con Saturno, ma di solito sono persone che hanno già la disciplina insita in sé, quindi se vai a guardare nel tema natale c'è già un Saturno magari dominante, no? Perché Saturno premia un po' la formichina, cioè la persona che ogni giorno ha seminato qualcosa, e Saturno, diciamo che con la sua falce dà delle carezzine simpatiche a chi, per raddrizzare, a chi tende invece che a fare la formica a fare la cicala, perché va bene tutto, però ci siamo passati tutti quegli atteggiamenti adolescenziali per cui passa oggi che viene domani, non si studia, non si combina niente, si ignorano le sessioni, ci si diverte allegramente, si pensa soltanto agli amorazzi, ai fidanzati, allo shopping, a queste cose, alle passioni, al teatro, al cinema. Poi quando arriva Saturno, se abbiamo esagerato, può chiedere, come dire, può presentare il conto in qualche modo, ci chiudono i rubinetti, quella cosa non va bene più, ci tolgono la storia che non aveva senso, no? Le amicizie si diradano. Queste, le congiunzioni di Saturno, sono molto responsabilizzanti. Perché? Perché l'ottica che dovete sviluppare è di scegliere bene, di ascoltarvi, nasciamo soli e moriamo soli, quindi abbiamo una responsabilità di mettere un passo davanti all'altro nel nostro cammino, che sia autentico, quindi questo è in linea anche con l'opposizione di Mercurio retrogrado opposto ai vostri valori in pesci, a Saturno e a Nettuno. Non fatevi fuorviare, non fatevi dire dagli altri quello che dovete fare, cioè siate autentici. Se sbagliate con la vostra testa, Saturno non picchia mai che se sbagliamo con la testa degli altri, perché Saturno chiede responsabilità, consapevolezza e maturità, cioè non è che uno non può divertirsi e che deve chiudersi in un monastero. Spero di riuscire a trasmettervi la natura di questo segno, che non è cattivo, è severo solo se noi sbagliamo. Se facciamo bene, dispensa doni, promozioni, crescite, fortune guadagnate, le consacra, le irrobustisce, le protegge, per farle, e gli dà durata, forza e stabilità. Quindi dipende da quello che noi abbiamo messo sul piatto della bilancia. Se non è stabile, se non è sensato, se non è opportuno, ma era tanto, se avete presente quelle cose tanto per fare, quelle ce le spazza tutte via. E in questo mese, cari amici dei pesci, con l'ascendente pesci o con la luna in pesci, tutto quello che ho appena elencato e che non torno a ripetere, per carità, già mi dilungo troppo, può essere messo in discussione. Questo può essere uno di quei mesi in cui
grazie a Sole e Mercurio retrogradi, può essere messo in discussione. Con Marte in Bilancia e Venere in Leone tornata diretta, questo è un momento però di grande armonia, tutto questo mese avrà questa grande armonia e questa pace, per cui ci saranno i presupposti per capire dove sono gli errori, no? Per cementare, per consolidare dentro di voi una grande armonia, quindi per rifare pace col partner, per riunire, per perdonare, per perdonarvi, per riprendere un rapporto, per ristabilire un contatto, per ritessere dei rapporti d'amicizia. Scusateci, deve essere una festa da queste parti. Per ritrovare l'armonia. Questo, cercate di lavorare sull'armonia, cercate di sintonizzarvi sull'armonia interiore, non finta, non costruita, cercate l'autenticità in questa armonia, quindi no cose gratuite, cose sentite. E poi quando Marte il 12 ottobre entrerà in Scorpione, ve la spoilero, avrete la grinta per andare incontro a un amore più grande, per avere anche la passione, per iniziare qualcosa di nuovo. Ovviamente già dal 29 settembre con la luna piena in Ariete ci sarà, questo è un mese conclusivo, no? È come se fosse un recap di qualcosa. Ci sarà con la luna piena in Ariete un nuovo inizio che vi vedrà rinnovati, indipendenti, anche economicamente pronti a fare delle sfide, quindi è un momento interessante. Siamo nel mese del vostro lato ombra, no? Quindi state elaborando cose, lavorate sull'armonia, arriverà anche l'amore. Ricordatevi che Saturno chiede responsabilità, ma Giove e Urano vi aiutano tantissimo a trovare opportunità, centratura e amore per voi, ok? Quindi anche se con delle responsabilità, anche se non sempre c'è la leggerezza che vorreste, sono dei momenti, diciamo, di grande costruzione della vostra realtà, e io vi auguro che grazie alla fortuna di Giove e Urano voi riusciate a cogliere e consolidare tutta la felicità che riuscite a prendere e che meritate. Siamo arrivati alla fine di questo video, che è stato abbastanza lungo. Spero che questo ritorno con l'oroscopo, che in questo caso è mensile, vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, vi mando un bacio a tutti, spero che abbiate passato una bellissima estate e io e Milla vi auguriamo un buon settembre. Ci vediamo ai prossimi video e vi aspetto nei commenti. Ciao a tutti.